in silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I fly to you. I'm still in a dream, snake eater. Someday you go through the rain, and someday you'll feed on a tree frog. It's ordeal, the trial to survive for the day we see new light. I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I fly to you. I'm still in a dream, snake eater. I'm still in a dream, snake eater. What a thrill, with darkness and silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I fly to you. I'm still in a dream, snake eater. Someday you go through the rain, and someday you'll feed on a tree frog. It's ordeal, the trial to survive for the day we see new light. I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else.
Salve a tutti. Mettiamo un po' la musica. Ciao Gentia. Allora, oggi facciamo una run one shot su un gioco richiesto dalla chat, in particolare Pain, che in questo momento non c'è, vedo. Vabbè. Siamo anche 10 minuti più in là dell'orario che ci eravamo detti, quindi intanto facciamo un po' di problem solving, nel senso che ovviamente sono un pepega e quindi non l'ho provato prima della live e quindi esploderà tutto, lo sappiamo. Allora, ehm, quindi parliamo di Metal Gear Solid 3, che proviamo ad avviare. Proviamoci. Vediamo che succede. Il protagonista, quindi, parliamo un po' del gioco intanto che parte. Il protagonista di questo gioco è Big Boss, quello che poi nei primi due giochi viene definito come Big Boss. È un berretto verde, molto addestrato, però abbastanza giovane, una sorta di... come possiamo dire? Di genio del combattimento. Vedremo poi come si evolve il gioco, per chi non lo conosce, e per chi lo conosce ancora di più lo rivivremo, visto che io non lo gioco dalla... vi dico l'anno. Tanto potrei anche fare così. Avvio in corso, con tutta la calma. Vabbè, prima o poi ce la farà. È uscito nel 2004. Probabilmente l'ho giocato nel 2005. O 2004-2005. Quindi si parla di 18 anni fa. 18 anni fa. Quindi io ricordo la trama. Overwatch solo in 3. Ciao. Ciao Wizard. E ho solo un problema, non parte. Non parte. Cioè, ho questo piccolo problema e basta. Dettagli. Prendi un controller e inizia a divertirti. Bene. Vabbè, non importa. È partito. E non viene preso però, vero? Datemi un secondo. Ok, ora sì. Ok, partiamo. Ready? Go. Mamma mia, non vedevo l'ora. Questi sì, chiari... come si dice? Oddio, l'altissimo. Sì, sì, Konami. Prendi la mia anima, Konami. Dove dovrei accettare? Qua. Si è impallato, non vediamo. Bene, molto bene. Allora, guarda, risolviamo subito. Vediamo se ora vedete. Ok. Sembra ok. Eh, Vediamo se continua a vedersi. Sì, l'immagine va.
Allora, Metal Gear Solid 3, per chi non lo sapesse, non ha il doppiaggio in italiano, sempre che non l'abbiano fatto nel mentre. Quindi sono abbastanza sicuro non lo abbia. Interessante queste impostazioni grafiche. Cioè, hanno fatto uno per uno, vabbè, dalla Play. L'audio però lo lasciamo così. Non so cosa ho cliccato, me ne pentirò. Che non mi interessa. Ok. Ok, allora... Cosa cambia tra l'una e l'altra? Dammi un secondo. Difference MGS3 Europe North America. Ah, ok. Perfetto. Versione americana. Hanno tolto del sangue. Ah, addirittura più alto di me, l'audio di gioco? Allora, prima di iniziare, aspetta. Più alto non va bene. Sembra uguale, vabbè. Eh, Vediamo se a voi lo prende il gioco. Mm, mm, mm. Mi sa che non lo cattura, però. Sì, l'ha catturato. Blue point. Non ti preoccupare, Gentia. Sì, meglio. Let's go, let's go. Let's go. Partiamo. Quindi vediamo dopo 15 anni che feeling ho con questo gioco. Speriamo che i tasti funzionino sul pad. Allora, carina questa cosa, hanno aggiunto questa terza voce. Io ricordo che la prima volta che ci ho giocato c'erano 1, 2, 3 voci. Questa è la prima volta che la vedo. Però magari ricordo male. Non andiamo alla difficoltà difficilissima perché non ci interessa, sinceramente. Andiamo su normal. Tanto non ci interessa una sfida, ci interessa goderci il gioco. E poi un tempo le difficoltà erano vere difficoltà, quindi normal già non è una cazzata. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War.
adesso ci si sta dritti e ci si gode questo video. Flying over Pakistan, altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Gliene frega molto, signor un Big Boss. Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Sunrise. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout model. This is one for the history books. The world's first halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop-off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. Ho i brividi, cioè, giuro che ho i brividi. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov? Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin into orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story. So why'd he want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Chissà come mai. Crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence?
Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles Ho un continued dubbio, on course towards Cuba. purtroppo. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear Avendo scelto la war. versione nordamericana, non c'è l'italiano. Emergency Security Council Dovremmo tornare a quella europea. to end the hair-trigger standoff. Mi sa. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba. And so the world avoided a nuclear holocaust. È un po' pesantuccio, per voi, But non in per order to me. get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse. Sto skippando tutto perché lo rivediamo. Do you copy? Scusate, lo rifacciamo da capo, perdonatemi. Mi è venuto in mente a metà. Come si esce? Wow, che bello che è. Ok, allora ho fatto... Mistakes are made. Non avevo capito perché non ci fosse l'italiano. Io pensavo che intendesse il doppiaggio. Che mi chiedesse il doppiaggio, invece no. Per rispondere a Gentia, no. Questo non è un remake, non l'ho emulato, il gioco. È praticamente... Quando tu lo avvii dalla Remaster Edition, come cazzo si chiama? Ti fa partire questo menu. Quindi sembrava che io avessi riavviato. Esatto, New Game. Vi faccio vedere una chicca. Allora, per chi non ha guardato, io ho messo questo, ok? Per chi ha giocato l'1 e il 2, questa è una chicca. Normal. No, cazzo. Porco After the end of World War II, Dio. Datemi un secondo. Non mi fa scegliere Nord America o cazzo, cazzi mazzi. Lo rifacciamo. Faccio vedere una chicca a breve. Allora. Nordamericana no, europea. Italiano, ecco, infatti c'è. Avvia gioco. Ecco qua come si faceva. Perfetto. Ora ho tutto in italiano. Io l'ho già guardato in italiano, quindi lo faccio più per voi che per me. Faccio vedere adesso una chicca del gioco. L'avrei dovuto provare prima, mannaggia a me. Queste cose in live non sono il massimo. Nuovo gioco. Ecco la chicca. Dovrebbe arrivare. Ah, non ci sono neanche le difficoltà sbloccate. after the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Il primo video forse lo possiamo saltare.
Jack, I've got some important news. Questo lo rivediamo invece. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov? Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin into orbit was the A1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the West. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced Scusate se non dico niente, blockade to però prevent durante un further video. missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets?
No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No, according to our intelligence, he's in Selino-Yarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Ed eccoci qua. Vediamo se è come penso io. Se la chicca c'è ancora oppure no. Penso di sì, vediamo. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selino-Yarsk in the Soviet mountains, ensure Questa è la the sua safety of visuale. Sokolov and bring him back to the west. Potevi fare sta cosa anche. Carino. Non me lo If you don't ricordavo. get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proof. Perché ha giocato il 5 questo, no? Do you think Sokolov is up to it? Anche The shock will be less than during a Portable ops, parachute jump, forse. and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. questo significa che si dovrà cacciare il cibo da solo, no? Questo intendevano. Quindi sopravvivenza nella giungla. In caso qualcosa vada storto, ovviamente. Vediamo se notate qualcosa. Questa è la chicca, sì, vedo che c'è. Vedo che c'è. Invece che mettere mi piace MSG 3, ho messo mi piace MSG 2. Vediamo se qualcuno nota qualcosa. Non me la ricordavo sta cosa finché non l'ho fatto. Che stupidi che sono a volte. Vabbè, andiamo avanti. Allora, dal menu già cioè, possiamo notare, per chi non l'ha mai giocato il gioco, un paio di chicche. In alto a destra la cosa più figa che ricordo è esattamente questo, vedete? Maschera verde militare. Noi siamo colore così e quindi ci dice quanto siamo mimetizzati nell'ambiente, no?
Tipo, se mi metto così, siamo mimetizzati all'80%. E questo sarà la differenza, insomma, tra farci vedere oppure no. Adesso sto cercando di ricordarmi i tasti, quindi... E questo è il menu, sono i vari menu. Solo da sdraiato potevo raccogliere le cose. No, forse mi serve un coltello. Mi hanno chiamato. Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training? I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. Oh, and Snake, Yeah, the crew isn't watching anymore. You can take off the disguise now. good idea. This isn't right. Ecco la kick. Time for the snake to shed his skin. Ecco la kick. Arriva. Eccolo qua. Totalmente ininfluente sulla trama, ve lo dico. Can you hear me, Major Tom? This is Snake. Kept you waiting, huh? This will be a sneaking mission. Scusate. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. Ok. Oh. Allora, devo ricordarmi come si apre il telefono. Immagino che il piccolo segreto non ci sia qua, no, l'hanno tolto. Vabbè, non importa, andiamo avanti.
No! Mannaggia me. Devo appendermi per prenderlo. Il tasto era? Questo. Ok. Abbiamo preso. Andiamo avanti. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. For other equipped items, just do the same thing from Item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Ciao, Jonas. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She. Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place.
She's going to be serving as Fox's mission advisor. Boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. Io ho la pelle d'oca, raga. Oh mio Dio. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You are a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake. Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC? Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember.
After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the Major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Commencing virtuous mission now. Allora, parliamo un attimo e poi partiamo. So che avete aspettato molto. Allora, rivedere tutto questo al giorno d'oggi. Sì, scusate se faccio il pippone, lo so che molti di voi vorrebbero vedere giocare e basta, no? Comunque, rivedere tutto questo al giorno d'oggi mi fa pensare che è un gioco molto prolisso. Secondo me non a tutti potrebbe piacere. Molti dicono sì, vabbè, frega un cazzo, vai, giocano. Però è un gioco, anzi una serie, quella di Metal Gear, dall'1 al 4, poi il 5 è un mondo a parte, che per essere capita ha bisogno di essere seguita per filo e per segno. Se no, non si capisce una sega. Quindi immagino che al giorno d'oggi forse potrebbe essere considerata un po' prolissa, perché ci sono video veramente lunghi che vanno seguiti, e tipo questi che abbiamo visto finora, cioè ci siamo un'ora e praticamente abbiamo visto solo filmati per farvi capire. Vabbè, un'ora no, perché comunque abbiamo fatto 20 minuti di prologo e 10 minuti abbiamo riavviato il gioco, eccetera, eccetera. Quindi diciamo comunque 20 minuti che non abbiamo neanche iniziato il gioco. Hanno solo parlato di trama del gioco. Forse oggi potrebbe essere un po' prolisso, ma è anche vero che The Last of Us ha fatto un successo incredibile. Quindi ok, andiamo avanti. Questo è per scegliere l'arma. Abbiamo un microfono. Puoi puntare per sentire i suoni. Se voglio sparare, così. Ok, non volevo sparare. Ricaricare. Questo è il CQC. Non mi ricordo più i tasti, quindi... Oh, ma guarda un po'. Pling. Abbiamo ucciso un serpente per prendere una razione. Allora, sto provando a ricordarmi i tasti, perché non me li ricordo. Non sono scontatissimi i tasti qui. Andiamo avanti. Coccodrillo. 2 coccodrilli. 3. Non provochiamoli. Oh, porca troia. Ce n'era un altro qua sotto. Forse sono caimani. Sono sicuro che siano coccodrilli. Questa è la direzione in cui devo andare, ma qua c'è una scatolina, prendiamo. Silenziatore, quindi abbiamo un silenziatore di riserva.
Posto. Io ragazzi non mi ricordo niente, sono felicissimo di rigiocare questo gioco. Come vedete, visto che abbiamo la stamina al massimo, la vita piano piano, anche se ho preso danno, si sta ricaricando, no? Ha una velocità anche abbastanza veloce. E piano piano la stamina sta scendendo invece. A prescindere che abbiamo preso danno oppure no. Un altro filmato. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. The camo Non mi index ricordavo che shows how spiegasse well così your bene current tutto. camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? Allora, proviamo a fare questa cosa che mi hanno detto, no? Mimetica, faccia. E ti dice anche quanto in più, no? Se io metto quella facciale così, ho 5% in più. Infatti, se la tolgo, 5% in meno. Con quella fogliare abbiamo 30% in più. La mettiamo. Siamo belli camuffati. Poi cosa abbiamo? Nello zaino abbiamo un sigaro, una pillola alla morte apparente, pillola del risveglio, sensore anti-uomo. Sensore anti-uomo. Poi qua la cosa del cibo. Abbiamo una razione, diciamo, e 2 serpenti. Se non sbaglio, peraltro, i serpenti si fanno brutti dopo un po'. Cioè, vediamo. Un'anaconda gigante abbiamo cacciato e un pitone reticolato. Come vedete c'ho anche un radar. Però consuma batteria, ovviamente. Consuma le batterie, vedete? Lì. Lì abbiamo avvistato, quindi... Tiene un indice di meditazione superiore al 90. Una rana. Posso cacciare le rane? Sì, minchia, anche le rane piccoline, guardate.
What? Huh? Who's that? Non ho sbagliato tasto. Freeze. Huh? Who's that? Non mi ricordo i tasti. Ok. Come nemico avvistato. Ho sbagliato tutto. Oh, che cazzo succede? Sto sbagliando tutti i tasti. Mamma mia, è scomodissimo. Rispetto ai nuovi è molto scomodo. Allora, ok, con questo si spara. Con questo si dà due pugni. Ok. Quando stordisci tutti i nemici che ci sono nella zona, l'allerta diminuisce. Lo stordimento, al contrario, dura poco, quindi facciamo così. Ok. Se lo spari in testa si addormenta per un po'. Allora, in qualche modo si potevano anche scuotere. Tipo... Forse così. Gli rubi le robe se li scuoti, è bellissimo. Granata ciao. This is HQ. Patrol here. We've lost sight of the intruder, going into high alert. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. Devo solo entrare in, diciamo, in confidenza con i tasti, poi vediamo. Sì, questo non ha altro. Ok, non ha altro. Andiamo avanti. Who's that? Who's that? What's wrong? Scende velocissimo perché non ha fatto in tempo a chiamare nessuno. What's wrong? Sbaglio tutti i tasti perché è veramente difficile. Smettila di sparare, Snake. Troia. Ok. Perché l'ho sentito alle spalle? Qua, sono sicuro che è qua. Tipo. What's wrong? What's wrong?
Se solo riuscissi o avessi voglia di mettere i tasti come sono le cose oggi sarebbe molto più comodo, però... E dai che lo so che ci puoi entrare lì. Visore termico, bisogna... Ok. Oh cazzo, c'è una persona lì. Poi ignoriamo. Cerchiamo di fare tutte le missioni senza uccidere nessuno, che non serve. La missione non prevede di uccidere nessuno. Con RB puoi vedere cosa vede lui. Cosa sta guardando lui. Se invece fai così non si capisce. Guarda il sorrisino. Porca. Ma c'è un... Guardate. Un easter egg. Ok. Se n'è andato. Allora, io la posizione di queste ranuncole che ci sono così non la conosco, quindi non le prenderemo. Non ci interessa il completismo al momento. Poi è difficilissimo. È difficilissimo. Quindi... Possono prendere anche i funghi comunque. Giusto per provare qualcosa la possiamo anche mangiare. Cibo. Non ho ancora mangiato, sapore sconosciuto. Disgusting. Non è molto buono, mi sa. Sapore cattivo. Però ci ha dato un po' di cosa lo stesso. Ci ha dato un po' di stamina ugualmente. No, è troppo bello, raga. Che ricordi sto gioco. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more?
No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. Adesso volevo provare una cosa. Mettiamoci qua un attimo. Come cazzo si faceva? È importante testare delle cose, perché dopo poi potrebbero servirci o no. Ok, com'era così? Sì, ok, trovato. In questo gioco, per chi non lo conoscesse, si salva così. Devi andare qua e chiamare questa frequenza, come hanno spiegato all'inizio. E salviamo intanto. Ma mai che succeda qualcosa. Hey, 46 minuti Snake, già. you ever heard of Godzilla, King of Monsters? No, what is it? It's a movie. You haven't seen it? Nope. It's about this monster called Godzilla who grows to an enormous size in a nuclear test and goes on a rampage in Tokyo. Nuclear test, huh? Then the Marshall Islands must be crawling with giant monsters right about now. It's just make-believe. Maybe that's why my pants have been so tight lately. Snake, it's a movie, not a report out of Los Alamos. I know. So then what happened? Godzilla is immune to all weapons, and humanity has no way to stop the monster. Dr. Shirazawa develops a new type of weapon, but meanwhile... Oh, cosa ho cliccato? No, ci siamo persi il doppiaggio perché ho cliccato spazio per sbaglio. Nel 2004 Godzilla celebrerà il suo 50° anniversario. Quando le cose si mettono male, i film possono salvarti la vita. Fa sempre bene riuscire a guardare cose da una prospettiva diversa quando ti trovi nei pasticci. Questa è la magia dei film. Beh, immagino che potrebbe almeno rappresentare una bella distrazione. Ah. Adesso, ad esempio, se io chiamo The Boss, che ci dice? Non risponde. E niente, mommy non... Maledetta. E paramedic? I see you've captured a giant anaconda. The giant anaconda is believed to be the largest snake in the world in terms of weight and diameter. It's not poisonous, but its large size makes it extremely powerful. They say it even eats crocodiles. Its only natural predator is man. And snake. And snake. The Snake. giant anaconda is a very large snake, but you should be able to capture it alive using the tranquilizer gun. Got it. So how does it taste? I knew you were going to ask me that. I'm glad I didn't disappoint you. So? Well, the guide says it tastes all right. Good. I'll have to try some. Ugh. Ma perché sei rimasto deluso? La richiamo. I see you caught yourself a reticulated python. The reticulated python is said to be the longest snake in the world. The biggest ones can grow up to 10 meters in length. Although they're not poisonous, they're still very dangerous, so be careful around them. They have a highly ferocious temperament, and they can swallow whole, even large animals like deer and pigs. Their most distinguishing feature is the mesh pattern of their scales. This pattern acts as a highly effective natural camouflage. If you think there might be a reticulated python about, pay close attention to your surroundings. Otherwise, you could get bitten before you even know it's there. It's a huge snake, but you should be able to capture it alive by using the tranquilizer gun. I'll bet if you capture one and throw it at an enemy, it'll give him a good scare. Posso fare sta cosa? But how do they taste? Huh? Do they taste good? You're actually going to eat one. Why else would I be asking? Cannibal. What was that? Nothing. Let's see what the guide says. Ah, you're in luck. It says they taste pretty good. Good. I can hardly wait. Che schifata lei che mangia i serpenti. Vediamo che altro I dice. see you've caught a tree frog. The tree frog is a green frog that's found throughout Asia. It's arboreal, spending most of its time in shrubs and bushes.
Use the tranquilizer gun to catch one alive. I bet you could scare an enemy good if you tossed one at him. But the tree frogs that live in that jungle are a lot bigger than ordinary tree frogs. They've got an appetite, huh? You've got a one-track mind, don't you? But seriously, that is one theory. However, there are people who think it's a mutation caused by nuclear testing and waste from the research facility. Do you think they're safe to eat? Is that all you ever think about? What else is there? Lots. Like what? Like why a frog would get so big in the first place. Whether it's a temporary phenomenon created by a unique environment, or a permanent mark of evolution, or a product of the toxic waste coming out of the research facility. If it is the waste that's causing it, then it means humans are interfering with the ecosystem. It really makes you think about the changing relationship between... This isn't interesting. No, Snake. Be that way. So, how about it? You mean, is it edible? Yeah, Well, I guess it's probably okay. probably. I don't know. The guide doesn't say anything. Pretty useless guide if you ask me. Well, try one for dinner and you can help improve it. Ultima chiamata paramedica, vediamo che I dice. see you've got yourself a Baltic Ah, no. hornet's nest. Ok. Baltic hornets are a variety of hornets that inhabit that area. The difference between them and other hornets is that they produce honey in their nests. Inside the nests are larvae, pupa, and adults. You can eat them all. In particular, the honey you find inside the nest is delicious and full of nutrients. It's easy to digest and helps pep you up when you're feeling tired. In short, it's the perfect survival food. Honey can also be used as a burn ointment. When honey is applied to a burn, it creates a protective coating over the skin. When you knock down a hornet's nest, a burn ointment will appear along with it, so don't forget to pick it up. Of course, the hornets aren't going to give up their nest without a fight. If you knock a nest down, a large swarm of hornets will come flying out, so be careful. Ultima perché non ho più niente. I see you found some Siberian inkcap Oh, mushrooms. cazzo, c'è ancora i The funghi. Siberian inkcap is a mushroom from the inkcap family. Its life cycle is transitory. As soon as the spores mature, the cap starts to turn black, Buono. liquefy, and Porca melt troia, che away. schifo. And that's why they call it an ink cap? That's right. It doesn't really turn to liquid, but you get the idea. In its immature state, before it melts away, it's valued as a source of food. I ate some, but they weren't that good. Really? Just be sure not to eat them while you're drinking alcohol. Why's that? Ink caps contain coprin, which inhibits the function of aldehyde dehydrogenase. This prevents the body from breaking down alcohol, causing a buildup of acetaldehyde. Meaning? Meaning it will give you the hangover from hell. Oh, wait a minute. What? You think I'd drink alcohol in the middle of a mission? Wouldn't you? Hell no. Well, I'm knocking a shot back now. What? Just teasing you. No, Oh, come on. Where's your sense of humor? I need a drink. That area is home to the Sunda whistling thrush. The Sunda whistling thrush is a bird native to Java Ok, ti and dice altre Sumatra. curiosità. Di sicuro per il suo grande corpo azzurro e lungo il becco, nelle foreste spicca notevolmente. Se vuoi catturare uno vivo, usa l'arma tranquillanti. Ho capito allora che sapore ha? Già. Boh, che ne so. La guida non lo dice, credo non ci sia motivo per non mangiarli. Capisco. Ma è bello paffuto, quindi sono sicuro che sarà un buon pranzetto. Hai proprio ragione. Andiamo da Snake, Major. Sokolov is imprisoned in the northeast area of the factory. Got it. To the northeast. Yes, and don't engage the enemy. The object of this mission is to bring Sokolov back safely and nothing more. Contact Sokolov without being spotted by the enemy and bring him out discreetly. If you must dispose of an enemy, do it with the tranquilizer gun. Ok. Boss non risponde, immagino. Andiamo. Procediamo. Abbiamo visto tutte cose curiose, tutto. È il momento di procedere, se ricordo i tasti. E allora, una cosa che voglio fare è assolutamente cambiare il silenziatore, se riesco. Come cazzo si fa però? Caricatore, no. Microfono direzionale, no.
Premi il X per buttare il rilascio, per sparare. Applica, rimuovi silenziatore. Ah, era X. Ok, non posso... Non posso cambiarlo finché non si rompe, forse? Ok. Minchia quanto è lenta la Sense. Allora, funziona così l'arma su questo gioco. Se gli spari in testa vanno giù subito. Questo lo insegna a Metal Gear Solid 2. Se gli spari sulla testa, il tranquillante li stordisce subito. Nel corpo ce ne vogliono 3. Un altro serpente. Questo mi morde se non sto attento. Se catturi vivo un animale, dura di più. Ho fatto una cazzata. Ho fatto una cazzata. Ho fatto una cazzata. No, mi faccio uccidere. Mi faccio uccidere. La rifacciamo. Non mi volevo far sgamare. Non mi volevo far sgamare. Vabbè, non penso che abbia ripercussioni, quindi non fa niente. Troia. Dove cazzo miri Snake? Non so come si risponde. Così credo. Snake, do you read? Snake! Major. Snake, are you alright? Yeah, I'm okay. Ciao You're Itana. far from okay. Look at your life gauge. You're on your last leg. No, I can still... See? Snake, this is a solo sneaking mission. Do you know what that means? Yeah. No, you don't. Huh? It means there's no backup, no cavalry. If you're taken out, nobody is there to take your place. Pull out for now and recuperate. Find a hiding place and get some rest. Your life gauge will gradually recover with time. But the speed of your life gauge recovery depends Grazie, on the Isana, level di of your essere passato. stamina Allora, gauge. ti auguro So buonanotte. get plenty to eat, then get some rest. You hear me? Do you hear me? I hear you. Grazie, grazie Isana. Apprezzo. Allora, il sistema di mira è troppo difficile.
c'è ancora di sveglio? HQ. This is HQ. Patrol here. We've lost sight of the enemy. Commence alert formation. Acknowledged. The enemy is still nearby. Who's Pursue that? and engage him. No, non farlo chiamare, non farlo chiamare, non farlo chiamare. HQ. This is HQ. What's going on? Respond. Ok. What's going on out there? Li ho storditi tutti, quindi adesso è andata così. Per fortuna ho messo normale. In realtà la volevo riavviare perché non mi piace com'è andata. Però... vabbè, dai. Guarda qua. What's wrong? Ma come what's wrong? Oh. Qualcuno si è svegliato? Who's that? Radio, where's our backup? Ma porca troia, si sono svegliati questi. Quanti siete? Ma si sono svegliati tutti insieme, ma che cazzo? Ok, va bene. La rifacciamo. Volevo farla completamente stealth per mio piacere. Snake, you have to get up! Snake! Snake! Io spero che le chiamate me le abbia tenute, se no è un problema. Neanche ricordo come ho fatto a sbagliare. Ho trovato anche un'arma letale, ma non la useremo. Ne abbiamo uno lì. Poi un serpente che fa casino. Who's that? Nobody.
Sai che li... Ti ho slippati tutti? Li ho slippati tutti, mi sa. Non mi ricordo quanti erano. Sta bruciando tutto. You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of GRU. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. Is that so? America's truly a frightening country. Having second thoughts. No. I have no love for this place. Let's go. Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I managed to get past them. I see.
What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Bastardo. Andiamo avanti. Cosa sto facendo? Ah, è bellissimo sto gioco. Mamma mia, che ricordi. E niente, sa che ci hanno sgamato. Freeze! So this is the legendary boss. Huh? Meet at last. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Huh. What's a GRU soldier doing here? Soldier? He's the Ocelot commander. That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? Ti ha fatto rimbalzare il colpo. Vabbè, che Chad che è Ocelot. I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the GRU. Sokolov, take cover. Huh. You're not the boss, are you? GRU operatives? What is that stance? Huh. That gun. If you're not the boss, then die.
another one. Whoa! Gli era inceppata l'arma di Ocelot. Impossible. You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! But that was some fancy shooting. You're pretty good. You're pretty good. Pretty good. Il suo 42 gioco, cosa? Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Ah, va Part of bene, an va bene. internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Ora faccio una cosa. Va bene? Voglio fare una cosa. Questa è, secondo me non tante persone l'hanno provata. Saving the game, Snake? Faccio vedere. Va bene, scrivimi pure, Gentia. Sono curioso. Se lo scriviamo. Snake, do you know the creature from the Black Lagoon? Nope, never heard of it. These scientists are investigating a place deep in the Amazon called the Black Lagoon. Ah, ok, ok. And they get picked off one after the other by this fishman thing. And there was this scene when the heroine is going for a swim and the creature sneaks up on her from underwater. Oh, I thought my heart was going to stop. I mean, of course, the 3D effects in It Came from Outer Space were a lot more intense, but... It wouldn't be referring to you coming from outer space, would it? How rude! Why do you say that? Because no one on Earth could be as charming as you. Attenzione. Fine. I'll just get to the point, Snake. Be careful of what's around you when you're in the water. Just imagining you swimming in those jungle rivers makes me think of you being attacked by a fishman. I appreciate the concern. Fishmen aren't the only things that'll attack you in the water. Really be careful out there. Okay. And don't be attacking any pretty girls going for a swim, either. Are you calling me a fish man? You started it. Faccio vedere una cosa. Allora.
Questa è una chicca. Non so se Gentia tu l'hai mai vista questa. E se Ocelot morisse qua, cosa succederebbe? Snake, you can't do that. The future will change. You'll create a time paradox. Il created a time paradox. Che stupidi che sono. Vabbè. E se lo scuoto, scusami? Non ci ho mai provato a scuoterlo, non so che succede. Trappola per topi, c'ha. Dai, dammi qualcos'altro. E dai. E dai. Che stronzi, non mi danno niente. Allora, se non sbaglio, c'è una cosa che non ho fatto. Facciamo al volo. Andare qua sotto, non mi ricordo cosa c'è. Parte topi. Un serpente. Un serpente in una bella gabbietta. Topi forse non li voglio mangiare. Questo va bene, lo prendiamo morto, questo non ci voglio. E basta? Giusto, non c'è altro? Vabbè. Andiamo avanti. Allora, andiamo a inseguire Sokolov, che si è caccato e ha scappato. Poi il bello è che è scappato mentre avevo la situazione in pugno, eh. È un po' tonto Sokolov. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best crew has to offer. Ah, meno male. Meno male che erano i migliori. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. That's what they were making you build. Yes. The Shagohod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBM. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Is that thing finished? No. This is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2? The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go.
Got it. Let's go. C'è un piccolo problemino però. Eh. Waifu. Bella lei. Boss? Quanto pesavano quelle cazze comunque. Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. Hornets? Gliel'hanno detto che c'era la squadra Cobra con lei. Notare la bella stella rossa che c'è sull'elicottero, eh. My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. Non so se avete notato, ha detto 5, ma sono 4. Se ne vedono 4. Uno non si vede. Lei più altri 3. It's raining blood. Eccolo. Is he crying? Volgin. Kuwabara, Kuwabara. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? È un altro livello, signor Big Boss.
O meglio. Sì, certo. Sei un po' stupido, John, eh? Sei un po' stupidino, John. He's seen my face. We can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Sa come mai l'ha voluto fare lei. Jack, you can't come with us. The new blood has been rejected. Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Drift away. My place is with them now. E vediamo che è successo allora. Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we Maledetto go. zero. First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. Move the healing cursor with the left stick to the affected part of your body. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left stick to select the medical item, and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up,
styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Yeah. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. Non mi ricordo l'ordine. Non mi ricordo l'ordine, allora. Taglio fortuna, l'emorragia, nessuna benda di disinfezione ancora non eseguita. Prima devo, immagino di poter mettere disinfettante. Poi ci devo mettere... Poi ci devo mettere... Abbiamo un'emorragia, quindi una benda. O devo suturare? Una benda. Oh cazzo, e adesso? Emorragia. Quindi anche un emostatico ci devo mettere? Ho sopratturato. Tecca. Benda. Tecca. Benda. Ok. Da qua in poi quando ti sparano puoi subire ferite più profonde. Con la benda di The Boss. Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up? Stanno trasportando lo Shagod. Shagohod.
Let's go. Lui sta pensando alla cosa del revolver. Excellent. A great success. L'hai vista a una certa Eva lì dietro. I have both Sokolov and the Shagohod. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. A kiss of death. Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I Sempre delicato, Volgin. try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! Bel testa di cazzo che è Volgin. What a thrill. What a thrill, with darkness and silence through the night. What a thrill, I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. Ma Kojima non bada a spese per queste cose, gente. No, non credo. Non credo.
Al massimo me lo tolgono dal VOD. It's ordeal, the trial to survive. For the day we see new light. I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I fly to you. I'm still In a dream. snaking up. I'm still in a dream, snaking up. Bene. Non mi ricordavo durasse così tanto questa parte. Let's go. Vediamo che succede. Comunque Donna Burke è un cazzo di Currently flying over the Arctic di Ocean. bestia. Altitude Una cazzo di 30,000 bestia in queste feet. cose. Approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB 754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. Unleash Armageddon, non battaglie Your decisive. predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full
cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin? Of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the Boss? Già. The mother of your special forces? Già. Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The Boss took 2 miniature nuclear shells. I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. But serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the Boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the Boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence? Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The Boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal? If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the Boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice.
Are the Russians going to be helping us? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the two NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. Già. I've also arranged for him to provide you with an escape route. Chissà chi è, You'll need to rendezvous with him when you get there. Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. Ok, in tutto questo volevo dire, probabilmente per chi lo vorrà giocare, che non l'ha mai giocato, sto gioco tipo Gentia, visto che dal 2005 a oggi sono cambiate tante cose, soprattutto per quanto riguarda le usi di interface, comandi eccetera, hanno trovato tutti i comandi più comodi possibile, no? Probabilmente conviene cambiare tutti i comandi. This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Sono scomodissimi, Snake, gente. let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss? This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Sono come quelli vecchi, è quello il I'm not a problema. hired killer. I proprio know. quello il That problema. was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? Io vedo It came 60 out last year. granitici. Oh, must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right then. Major Zero it is. We'll start over from square one.
from square zero. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance, too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. Mr. Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How will I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, who are the Patriots? And Lali Lulelo. Cazzo? Ma che cazzo se lo ricordava? Ma guarda You've been te. equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. Ma I thought guarda standard te. Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme Nessuna caution. pressione, Tranquillo. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Nessuna pressione, Snake, tranquillo. Mi è venuto in mente una cosa. Datemi un secondo. Vi ricordate che prima abbiamo chiamato The Boss e non rispondeva? Che succede se lo faccio adesso? Ah. Mannaggia. Speravo succedesse qualcosa. Non ci ho mai provato. Andiamo avanti. Allora, abbiamo sempre le solite cose. Se chiamo Paramedic, che mi dice? Paramedic. Snake, it's so good to hear from you again. Same here. It's been a week, hasn't it? 4 days, actually. Huh? I visited you in the hospital. You were still unconscious, though. Then you must have seen me naked. Yeah, but you were all wrapped up in bandages and tubes, so I couldn't do anything but look. Better luck next time. Let's hope so. But seriously, don't forget that you were like that until just yesterday. In fact, you really shouldn't even be on this mission. Keep an eye on your stamina gauge. If you start to run low, don't push yourself. Eat something to replenish your stamina. And try not to get yourself hurt. If you're wounded or get bitten by a venomous animal, go into the survival viewer immediately and treat yourself using Cure. Yeah. I can see you still know how to nag. You're welcome. And I can see you still don't know when to keep your mouth shut. Maybe so. By the way,
I heard you're going to lose your medical license if this mission fails. Yes, there was talk of that, but the mission won't fail, will it? Of course not. Good. I believe in you. But you know what? I really don't care about my medical license. Didn't they use that to force you to participate in this operation? No, I volunteered. Why? So that I could watch over you. Huh. Snake, you're the best agent I've ever seen. But you push yourself too hard. You're reckless. Someone has to stop you from getting into trouble, to make sure you and the boss don't kill each other. So that's why I volunteered. I mean, you couldn't ask for a better guardian angel than me, right? Thanks. Stop right there. Huh? You can thank me when you get back. All right. No, Sigint non lo chiamo, ma si dai. Yo! You're Snake, aren't you? And you're Sigint? È un po' fastidioso. Another. I heard that you're an expert on weapons, equipment, and cutting-edge technology. Close. Huh? I am the expert on weapons, equipment, and cutting-edge technology. Ah. I'm the guy that designed your trank gun, active sonar, and motion detector. If you want to know anything about weapons or equipment you find in the field, just send me a message and ask. Later. Ah, beh, dai. Non è stato troppo pesante, solitamente è molto pesante. Andiamo. Questo tronco è pieno. Ma guarda te. Winker. Quanti serpenti? Cavallo significa the boss. Devo salvare qua, mannaggia a me. Looks like death wasn't ready for you yet. Cosa vuoi fare, John? Boss. That arm still hurt? Io non avrei abbassato l'arma, ma still puoi fare niente contro di lei. Go home. Go home. Gru and my sons are waiting up ahead. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. Boss. I'm not your boss anymore.
There's nothing for you here. Go home. Go back to your boss. There's no need to prove that you are virtuous here. This isn't America. That should stir things up a bit. You'd better hurry. Ma che cazzo. The border is 60 miles south of here. You ought to be able to run that far. Why'd you defect? I didn't. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? You don't know the truth yet. But sooner or later you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. Ciao Nicola. È esagerato. But you can't defeat me either. You know me too well. Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long. If we meet again, I'll kill you. Mamma mia, ha fatto male per me. Go home. Lo so. Benvenuto nei Souls-like, Nicola. Come ti dicevo, l'Eyes of P è uno dei Souls-like più difficili che io ricordi, soprattutto perché ha meccaniche in cui devi imparare i moveset. Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Stai Russians. zitto, Zero, per favore. She'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Scouts have probably already been sent out to investigate the explosion. You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you. Nicola, quel gioco va affrontato con molta calma. Molta calma. Quindi... Cazzo, stanno arrivando. What's this? HQ? HQ. This is HQ. Patrol here. We have evidence of an enemy intruder. Commence alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Ma allora non ha senso giocare i Souls-like citando. Proprio non ha senso, non... Esagerato. Non hai giocato a Lord of the Fallen allora. Dimmi che non vengono qua sti stronzi. No, ma in generale comunque non è una zona brutta quella della chiesa. Il game design è fantastico, solo che
È fatto apposta per essere punitivo. Ma se cadi è colpa tua, io sono caduto 2 volte lì. Quello voglio dire, è fatta apposta. Cioè, devi trovare un modo per non cadere. Sono nemici che ti fanno cadere in quel gioco. Tanto qua adesso possiamo parlare, dobbiamo aspettare tanto. Se ci sono nemici che ti fanno cadere, uccidili prima, gli lanci qualcosa, ad esempio. Lanciagli qualcosa ai nemici, ci avrai degli oggetti da lanciargli. No? Sarò caduto 2 volte io, in quella zona. No, 2 no, dai, però 5 sì. Avrai lame seghetate, tubi, cose di fuoco, ne avrai cose, cioè. Ok. This is HQ. Non mi ricordo se devo andare da quello o dall'altra. Cazzo. Mi sa che era dall'altra. Vicino al fuoco da lanciare. Ah, ok, ho capito. Beh, dai, hai quasi finito allora quella zona. Ah, ok, qua si riparte dall'inizio. Non mi ricordo se c'è qualche chicca, quindi questa zona ce la rifacciamo. Magari non calpestiamo i coccodrilli, no? No, no, ma non è vero! Ma dai, non è vero! Ruote? Cioè, è 1 centimetro dalla riva, affondato Snake. Andiamo dall'altra, ma non voglio capestare io. Ah, porco... Mi son cacato addosso. Il più è fatto comunque, Nicola, dai. Non mi ricordo se qua c'è qualche chicca. Stiamo tornando alla primissima zona da cui siamo arrivati. Che cazzo è Heroes of Hammerwatch, raga? Il coltello però ce l'ho. Faccio questi esperimenti che da piccolo non li ho fatti. Carne di capra. Carne di coniglio. Granata stordente e granata, ok. Quindi qualcosa c'era alla fine. Non tanto, speravo di meglio. Sai che io non l'ho mai tolta quella... Cioè, non l'ho mai spinta quella piattaforma di fuoco. Proprio mai mai. Non so tu come fai a saperlo che si può spingere, ma io non l'ho mai spinta. Sono fatto tutta la zona col veleno, in mezzo ai coglioni. Qua si può risalire, ma non c'è un cazzo.
Andiamo avanti. Questi sono gli stessi funghi di inchiostro. Mi sa di sì. Vediamo se dice qualcosa paramedic. Che abbiamo preso una capra. O se si incazza, magari si incazza. Snake, unlike the virtuous mission, this is a night operation. You'll be encountering nocturnal animals that you didn't encounter your last Ah, mission. ecco. La Some capra. of them are venomous, like the king cobra, so be careful. If you get bitten by a venomous animal, the poison will spread through your body and rapidly drain your life gauge. If that's the case, go into the cure screen and survival viewer immediately and inject yourself with serum. Got it? No, è paramedic. Voglio sapere della capra, per favore. Snake, unlike the virtuous mission, this is a night... Ah, va bene, ho capito. Sì, sì, sì. Che antipatica, paramedic. Cosa? È in ansia? Per la sua licenza? Ma che guardi i gameplay? Ma ti spoileri tutto, Nicola. Non schiacciamo i coccodrilli, magari. Ti possono anche ammazzare i coccodrilli, ma non ne vale la pena. Ah, ovviamente se ti sporchi di fango lasci le impronte che i nemici possono vedere. Carina questa cosa. Cioè, io mi chiedo quali altri giochi sono arrivati a questo livello. Anche fino a oggi, comunque. È incredibile. Veramente incredibile. Qua ci hanno distrutto la navetta e si va da questo lato. Poi una cosa che non ha sto gioco e che non ricordavo non avesse. Who's that? Radio, get us some backup. Stai zitto. E afferralo. Vorrei le tue armi. Comunque la SOP è difficile anche per un veterano di Souls-like, quindi capisco le tue difficoltà, Nicola. Capisco assolutamente.
Mi sa che mi sono fatto male. Taglio profondo, emorragia. Stanno anche per svegliare sti qua. Una ciaffa. Mi sa che non puoi ottenere armi da loro. Questo proprio ha una sola stellina, si sta svegliando. Ah, dormi di nuovo. Vabbè, diciamo che non otterremo qualcosa di particolare da loro. Qua c'è di nuovo il ponte. Qua mi ricordo che... Oh. Ti hai dimenticato già? No. Who's there? No, 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 non chiamare l'HQ. Non chiamare l'HQ. Non chiamare l'HQ. Chi è che mi spara? E io mi nascondo qua. Infatti ce n'era un altro, vedi? Ma c'è il tuo amico lì, stai sparando al tuo amico. E poi dopo a un certo punto si dimentica. Giusto così. Ok. No! Ho sbagliato tasto. Ok, vediamo come si fa questa zona per farla full stealth. Dov'è il tizio? Non vedo un cazzo, non vedo. Eccolo lì. A proposito. Ok. Mettiamo nera, così anche da in piedi. Così arriviamo a 90. A nera addirittura 95. Pauroso. Perché è di notte, giustamente. Lui rimane fermo lì, mi sa. Mangiamo un attimo. Un pitone reticolato. Buono. Ciao, ciao tizio. Tasty. Tasty. Per favore, Snake.
come 0. E ora come faccio che è sul ponte quello? Who's that? Ma come fai a cadere dal ponte, Snake? Addio. Non volevo uccidere nessuno, non l'ho fatta apposta. È caduto, non è colpa mia. Dammi i tuoi averi. Niente, sono full granate. Però mi sa che da in piedi l'altra mimetica era molto meglio, vero? Qua dovremmo incontrare Adam, secondo la storia. Qua c'era la shotgun che non avremo più. Oh. Una K abbiamo trovato. Buono. Ricordavo ci fosse qualcosa, non ricordavo fosse lì. Comunque esploriamo bene per sicurezza. A un certo punto dovrebbe partire una cutscene. Però vediamo. Anche qua c'è qualcosa. Non posso salire? Snake, per favore. Una Ah, giù. Mamma mia. Non pensavo, ma... Top. Scusami, è chiuso qua? Eh sì, è chiuso. No, Snake, per favore, non incasinarti. Dov'è l'apertura? Eccola qua. C'è niente qua sotto? Non c'era altro davvero, solo la K? Ah, era il cancello la cutscene, mi sa. Allora, esploriamo un attimino. Dai, non riesci a scavalcare mezzo muretto. Miglior agente della CIA, su. Ho visto una raganella. Dov'è? Guardala.
Non so dove sto mirando. Ok. Wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle. Repellente. Non era qua? Oh no, e mo dove cazzo era? Era qua. Sono abbastanza sicuro fosse qua. Salviamo intanto. Facciamoci dire un'altra cosa del cinema. Saving the game, Snake? Intanto che salva vado in bagno, ragazzi. Arrivo. Snake, have you heard of It Came from Outer Space? Yeah, you told me already. So this astronomer sees a meteor, but it's really an alien spaceship, right? And the aliens start replacing the townspeople with clones and forcing them to help repair the ship. The 3D effects were quite realistic. I've got all the real I can handle here in the jungle. No, you don't get it. Precisely because it's realistic, with the images jumping out of the screen at you, it makes for a nice escape from reality. I have to admit it made my eyes tired, but it was really intense. Unfortunately, they don't make very many of those movies anymore. When did it come out? I was still in college, so probably about 10 years ago. Guess I'm out of luck then. You know, they're coming out with household versions of video cassette recorders. One day you'll be able to see old movies anytime you want. It'll be like having a movie theater in your own home. Really? It's like if you had a record with movie film etched onto it instead of music. It'll work the same way. You're kidding. No, really. And someday they might make movies where you control the characters yourself. Sounds like magic. It'll happen. Make sure you stay alive to see it, Snake. Kojima. C'è proprio riuscito a farlo. Bravo lui. Qua non c'era niente. Ah, forse devo andare là dentro, certo. Devo andare qui. No, forse no. Sotto il letto c'era qualcosa? No. Ah, ok. Devo fare così. Sorry I'm late. Cut the engine. They'll hear us. Are you the agent they sent? Are you Adam? I thought you were supposed to be a man. Adam couldn't make it. All right, say the password. Who are the Patriots? Who are the Patriots? Non lo sa. Answer me. Non è Adam. Trapped. Get down! Chiaramente loro hanno lo stesso addestramento di quelli di Star Wars con la tuta bianca, non mi viene il nome. Con la capa, e lei davanti lì.
Mamma mia, Eva. Che fica che è. Ovviamente, no? The name's Eva. Guarda dove sta guardando lui. Non me lo ricordavo. Sta ancora guardando lì. Oh, Dio. Come dargli torto, comunque. This wasn't part of the plan. What happened to Adam? What's your code name? It's Snake. Snake, huh? Well, I'm Eva. Are you here to tempt me? What happened to Adam? Colonel Volgan is a very suspicious man. He decided Adam wasn't the right person for this mission. And you were. Yes, Why? because I can do things he can't. I heard you used to be a codebreaker for the NSA. I was. 4 years ago, I defected to the Soviet Union with Adam. Mauser military. The broom handle. It packs quite a punch. Nice to have when you're on a bike. You held it sideways and used the muzzle jump to create a horizontal sweep. That was impressive. Bet you've never seen that technique in the West. It's imitation, isn't it? Yeah. It's a Chinese Type 17 pistol. Around here, even that's hard to come by. Don't worry, though. The one I've got for you is American-made. .45, huh? Incredible. Do you like it? The feeding ramp is polished to a mirror sheen. The slide's been reinforced, and the interlock with the frame is tightened for added precision. The sight system is original too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. A long type trigger with non-slip grooves. A ring hammer. The base of the trigger guard's been filed down for a higher grip. And not only that, nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized. Where'd you get something like this? I grabbed it from a Western munitions armory. It probably used No, to non belong to one rompi, of the Nicola, officers, scusa, non ti and rispondo there are solo more where that perché came sto from. guardando il filmato, dammi un secondo. Non volevo interrompere il filmato. You had this with you, didn't you? Better take this too. What's that? A disguise to make you look like a scientist. A disguise? Yes. You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov's still safe then. Yes. He's being forced to continue his work on the Shagohod. Where? At the lab. They've got a whole army of scientists there developing new weapons. Security is tight, but if you disguise yourself as a scientist, you might be able to sneak in. Can we get Sokolov out of there? We'll see, won't we? Tell me how to get to the lab. The safest way in is from the rear. First, you'll need to head north through the jungle. You'll come to a heliport used for shipping materials. Pass the heliport and continue north, and there will be a large crevice. Descend into that area, and you'll reach a cave. Move through the cave, and you will arrive at a mangrove swamp. After the swamp, there'll be a warehouse. Make your way through the warehouse, and you'll come out just south of the lab. Got it. And just what are you doing there? In close-range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun. By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady. That way, I can instantly switch between a gun battle and a knife fight.
Right, let's get going. Wait a minute. What now? You must Ciao be Weldis, tired. comunque, scusami. Why don't you take a little rest? I'll be fine. You'll never make it in your condition. It's a jungle out there. There's still an hour before dawn. It's dangerous to be out in the jungle at night without a guide. What about you? I have to get back. I can't be gone for too long. They'll start to suspect something. Don't worry. I'll keep you updated over the radio. That's it? My orders are to provide you with information, nothing more. You look disappointed. All right, then. I'll do something special for you. I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down. What's the matter? I don't know you well enough to trust you. How well do you have to know me to trust me? I don't know if I can trust anybody. Gonna get that? She's right, Snake. You should get some sleep. Although in your condition, you really ought to be back in the ICU. Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Sleeping allows you to gain back stamina naturally. Depending on how long you sleep, you may also recover naturally from sickness and injury. When you're tired or hurt, the best thing to do is just get some sleep. So do yourself a favor and take a nap. Doctor's orders, okay? Yeah, okay. Oh, finalmente una pausa. Allora, Nicola, per quanto dici tu, ti darei ragione se non fosse che forse hai missato una cosa. Quindi non so se dirtelo o no, per quanto riguarda l'Eyes of P. In caso di Weldy, ciao Weldy, scusa se non ti ho salutato prima, ma non mi piace interrompere i filmati. Quindi cerco di rispondervi dopo che finisce un filmato, se no lo interrompiamo e non so quant'è la mia voce rispetto al video, quindi non so cosa succede, ok? Per quanto riguarda Nicola, visto che vuole che gliela dico, c'è uno shortcut. Quindi non so se l'hai trovato. C'è uno shortcut poco dopo il fuoco. Quindi direi che in realtà sono ben bilanciati gli Stargazer. Salviamo i dati. In realtà hanno fatto veramente un bel lavoro quelli di Last of P. Non mi piace soggettivamente quella roba di imparare a memoria le meccaniche del boss, però per il resto. Ah, giusto. What's the matter? We're surrounded. I see 4 of them. Sono... We've got company. It's the Ocelot unit. Guarda che testa di cazzo, Snake. Don't forget your gear. Here, give me a hand.
La botola l'abbiamo vista prima guardando sotto il letto, no? Sì, fate più casino, tranquilli. We can use this to get to the basement. Ocelot. Damn it! Ocelot. I'll get past them on my bike. I'll call you later. Okay, I'll keep them busy. Huh? Don't go dying on me now. È ora di cambiare il trasvestimento di nuovo. Stavolta la mia pistola. Se non sbaglio mi ha dato anche quella... Mi ha dato anche quella tranquillanti, visto che non voglio uccidere nessuno. Ah no, non me l'ha ridata. Ho capito me l'avesse ridata. Cercamine, ok. Che troia, quanto male. Minchia, questi picchiano poi. Va bene, lo rifaccio. Ho sbagliato io, la rifaccio. Snake! What the hell happened? Snake! 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 Che troia. Perché mi toglie l'arma? No, mi flasha. La troia. Dai, dove miri, Snake? E quanto è lenta la sense? Vabbè. Non voglio usare la K, però. Snake! What the hell happened? Snake! Io qua sotto non ci posso andare, vero? E se faccio così? Vediamo. Tra l'altro, se non sbaglio, ho delle granate. Sono tutti morti, non ne ho preso manco uno vivo. Ah beh, no, giustamente, non avevo la pistola tranquillanti.
certo, ma certo. Devo fare una cosa. Se mi sgamano mi faccio uccidere. Sono invisibile, raga. Sono invisibile. Ma chi stanno sparando? Ah, stanno controllando gli armadi. What? Not here? He's not here? Keep looking. Move! Non mi ricordavo che si potesse fare sta cosa. La madonna, questi picchiano come draghi, picchiano. Mi avete rotto il cazzo. Sono anche fatto male. Mannaggia. Al tallone. Porta una ferita d'arma a fuoco, emorragia. Ok. Oh. Ah, prima devo... Quanti ne mancano? 4. Ah, era lì a fianco. Porca puttana. Questioni gravi. Poi che altro? Ma sono full di stamina, sai? A meno che non ho cure. Vediamo un attimo. No. Devo oscillare un attimo. No, basta granate, basta. Mannaggia voi.
Come si ricarica però st'arma? Non so il tasto per ricaricare. Di qua, tipo. Vabbè. Vabbè. Sul tetto? Già. Smartest... È sempre stato un third person shooter comunque. No, A era per togliere il silenziatore. Qua puoi togliere il silenziatore, vedi? Pittura zombie. Cosa? Questo non me lo ricordavo, vai a vedere. Che stupidaci. Sì, è molto più basato sullo stealth, solo che non mi ricordo come si fa. E non, cioè, non voglio annoiarvi riprovandolo 1000 volte. Eccolo qua. Cos'è? Preparato taglio profondo, emorragia, ok. Quindi, disinfettante. Emostatico. Benda. Cazzo, devo cucire prima. Abbiamo fatto. Se mangio qualcosa, magari mi curo. Una capra mangiamo? Pretty tasty. Sì, sì, lo so, a te no, però ad altri magari sì. Andiamo. Immaginavo che a te non ti cambiasse. Se ci fosse Pain deciderebbe lui, ma ha richiesto il gioco poi non c'è. Mannaggia Pain. I've been waiting for this moment. Io sono felicissimo di giocare sto gioco, eh. That's it. That's the stance. I don't think so. What? A female spy? Non se n'era accorto? Ti ha dovuto toccare le tette per accorgertene? This bitch is wearing perfume. Stay where you are. I've had enough of your judo. I see you've got yourself a single-action army. That's right. There'll be no accidents this time. Ah no? You call that an accident? Well, it wouldn't have happened if you hadn't been showing off. What did you say? It's a nice gun, I'll give you that. But the engraving gives you no tactical advantage whatsoever. Unless you were planning to auction it off as a collector's item. And you're forgetting one more very basic thing. You don't have what it takes to kill me.
see. Six shots. That thing only carries 6 shots. The Makarov carries 8. You have to get a feel for how many you have left. This is a high-class weapon. It's not meant for shooting people. Damn! This isn't over yet. Don't. Why? He's still young. You'll regret stopping me. Damn it! I've got to get back before he does. Ecco un modo cool per aprire la strada. Let's go. E Ginesse da... Voglio vedere una cosa comunque, scusami, non c'è l'assenso in sto gioco? Mi sa di no. Troppo vecchio per avere senso. Vabbè, peccato. Il mirato è veramente lenta la senso. Senza sembrava, lo è. Ok. Voglio provare a fare un paio di cose. Uno. Era 144 e 75 se non sbaglio. Mannaggia. Looks like you've got rid of all the ocelots. Yeah. Now proceed with the rescue of Sokolov. According to Eva, you should start by going to the crevice to the north and... Can we trust her? What's that? Eva is with the KGB, isn't she? Can I really believe what she says? How do I know she won't double-cross me? There are no guarantees in espionage, Snake, only calculated guesses. At this point in time, the KGB stands nothing to gain by stabbing us in the back. So you're saying I can trust her? I'm saying the chance that she'll betray you is low. Ah. Of course, we checked the route she gave you against our own data. It looks like a pretty solid infiltration route. It makes good use of weak spots in the enemy's defenses. You shouldn't have any problems. Follow the route Eva showed you and proceed with the mission. Roger. First, enter the cave through the crevice. Eva said it was to the north, so head that way. I see you've caught a king cobra. The king cobra is the world's largest venomous snake. Its large size means that it has a lot of venom to inject. One bite is supposedly enough to kill an elephant. And it's extremely vicious as well, so watch out. If you get bitten by a king cobra and injected with venom, your life will start to decrease rapidly. As soon as you're bitten, go into the survival viewer and use Cure to give yourself a serum injection. The king cobra's diet consists mostly of other snakes. Be careful, or you might end up as its next meal. Got it.
So... What? How does it taste? Yep. Ugh. It seems you're the one whose diet consists of other snakes. You're making me blush. The guide says they taste just fine. Ugh. Andiamo avanti, se no vi annoio. Allora, come faccio a sapere qual è il nord e qual è il sud? Vai, sicuramente qua, Anderson. Oh, cazzo. Si nuotava in sto gioco, si moriva? Non si nuotava, ok. Allora, questa credo sia la strada. Ma io voglio andare di là. Questa è una trappola, vero? Non facciamoci mangiare dai coccodrilli, magari. Dai, come ci arrivo qua sopra? Dai, coccodrillo, lasciami in pace. Di qua non si può passare, immagino. Pesci. O forse. Forse si può. Allora, io non mi ricordo qual è la strada giusta, se è questa o l'altra. Vabbè. Io spero fosse l'altra, perché... Snake, are you there? Eva, Did you miss me? did you make it without any trouble? No one saw me. Mi sa che è la strada giusta questa. In a matter of speaking. What about the boss? Yeah, she's here too. Better be careful. Thanks, I will. The boss and I get along pretty well, though. I guess we traders have a lot in common. Why would anyone want to defect? Betraying your country like that, I just don't get it. Are you talking about the boss? Why do you do it? Weren't you born and raised in America? Yes, in a small rural town. I never even knew there were other countries, other cultures, other ways of thinking, until I went to work for the NSA. And one day, I'd found I'd lost faith in the things I'd been taking for granted. What did you see? What was it that made you want to change sides? You wouldn't believe me if I told you. Try me. I saw the universe. The universe? Not the actual universe. The universe as the intelligence community sees it. I realized that the gravity in this universe was holding me back. That's all. People and countries are both changed by their environment and by the times. That sounds like what the boss was saying. There's a world of difference between this country and America. But it's only a difference of position, a difference of perspective. Coming here made me realize something. Half of what I'd been told was a complete and utter lie. The other half was a conveniently constructed lie. Where's the truth, then? It's hidden in the lies. Are you lying, too? Who knows? I've been trained to make even the most severe falsehood sound like the honest truth. Weren't you? No. I believe because I have to, even if it is a lie. That's part of my mission. I'll have to remember that. If you need me, give me a call on the radio.
My frequency is 142.52. See ya. Torniamo indietro. Oddio, ho sfiorato un coccodrillo. Non penso di poter andare più veloce di così. Squisita la capa. Hey, this works. Porco, mi son cacato sotto, il coccodrillo di merda. Già. Già. No, è questa la strada giusta. Mannaggia a me, questa è la strada giusta. Mannaggia a me. Allora, se intendi quello, cosa mi conviene studiare, vai in ordine del libro. Ci stavo pensando poco fa. Vai tranquillamente in ordine del libro, non c'è priorità, non c'è priorità. Devi sapere tutto. Troppo. La priorità sarebbe addestrarti sul ragionamento, ma senza sapere senza sapere la sintassi, puoi fare poco. Vediamo cosa c'è qua. Questo lo posso... Sì, se mi arrampico, che cazzo... Ah, ma guarda te. No! Dimmi che puoi risalire, please. No, 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 no. Porca troia, Snake di merda. Coccodrillo, stai calmo, eh? Ecco qua. Mi ha ucciso! Mi ha one-shotato il coccodrillo! Snake, you alright? Snake! Snake! E li confondo io, gente. Sai che mi sa che il caimano è quello con la bocca larga?
Se invece scrivo coccodrillo. Ma uguale. No, vedi però. O forse è un alligatore. No. Il muso dell'alligatore è più ampio. Poi più stretto, a forma di V. Sì, forse è un coccodrillo. No, è coccodrillo dovrebbe essere. Quello stretto. Eh, Vabbè, comunque. Dove cazzo siamo ora? Che abbiamo superato la trappola, buono. No, buono un cazzo, minchia, tutta quella strada mi devo rifare. Perché adesso devo tornare indietro che questa è la strada giusta. Mannaggia a me. È un gaviale? Cosa? Se mi rompono i coglioni mo gli sparo, questi cazzo di coccodrilli barra caimani barra quello che sono. I pesci li ho persi, immagino. Sì. Si chiama gaviale? Ok. No, stai buono. L'ha richiesto Pain. Oggi lo stiamo giocando per conto di Pain, diciamo. Allora, qua... salviamo un attimo. Che non voglio ricadere lì e poi dover rifare tutto. Do you want to save? Sì. È forse il mio gioco preferito di sempre, Limina. Anche se a rivedere i comandi oggi è un po' scomodo. Però non ho voglia di modificarli. Hey, Snake, have you ever seen Forbidden Planet? No, can't say I have. It's about this expedition that goes to the planet Altair 4 in an ultra-fast spaceship. When they arrive, they meet the survivor of the last expedition, Dr. Morbius. Dr. Morbius was exploring the planet along with his daughter Altera and the versatile Robbie the robot. Ignoring the doctor's warnings, the expedition team is suddenly attacked by an invisible creature called the Monster from the Id. The special effects they used for the science stuff were really neat. I wish I had a robot like Robbie that could make anything I wanted it to. I'm more interested in that invisible monster. If I were invisible, I wouldn't have to bother hiding or wearing camouflage. Maybe someday you'll be able to turn invisible. Yeah, Del 4. that'll be the day. Non cadere, Snake, per favore. Qua dobbiamo fare la figata. Anzi, prima di fare la figata... Andiamo di là a vedere cosa c'è. Ci sono vari serpenti speciali in sto gioco. Mi puzza sta strada, vediamo. È lo stesso posto di prima. Sì. Sì. Si può andare avanti anche da qua.
Allora, io non so se qua cade oppure... Bravo. Non so cosa sia quella cosa, ma spero sia importante. Anche se a occhio sarà una scatola di cartone. Io ho paura che se cado da qua non la afferra la corda. Vero, Snake? Già. 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 No! Io lo sapevo! Io lo sapevo, Snake di merda. Sì, quello di The End è incredibile, Liminal. Cercheremo di farlo, ma non mi ricordo dov'è il cecchino. Non mi ricordo dove si trova. Ma mi sta trollando, raga. Mi trolla, ho salvato. Ho salvato dall'altra parte. Ho salvato dall'altra parte. Gioco di merda. Scherzo, scherzo, sei un gioco bellissimo, però non farmi queste cose. Io ho caricato per niente. Ho detto, Liminal, ho detto che cercherò di fare quella cosa di The End, ma non mi ricordo dove si trova il cecchino. Beh, posso controllarlo su Google, tanto non è uno spoiler, visto che lo so già. No, ma che Master Collection? Era il gioco così. Un gioco... A quei tempi funzionavano tutti così. Purtroppo. Ci sono tre finali di The End. Quello normale e due speciali, che non facciamo spoiler di cosa intendo dire. Io intendo proprio trovare lo sniper la prima volta che... prima della prima volta che lo vedi. Per un certo motivo, non diciamo quale. Comunque lo cerco su Google dopo. Se non ce la faccio stavolta lo mollo. Secondo me è una scatola di cartone quella, tipo. Bravo, Snake. Grazie. È la volta giusta. Anche se è un peccato skippare quel boss, però... Carne di coccodrillo era. Snake, look at your body. Yep. Looking good. Not there. Then where? See the leeches? Leeches? Yeah, you've got leeches all over you. Ah. Leeches will sometimes attach themselves to you if you spend a long time in the water or the swamp. Ah, camo di When you've coccodrillo got era, leeches non on you, carne. they'll suck your blood, causing you to lose stamina. You should get rid of them as soon as possible. To get rid of leeches, go into Cure in the survival viewer and press your cigar into them. Or, if you use the insecticidal bug juice ahead of time, the leeches won't bother you as long as the bug juice is in effect. Non mi ricordavo Liminal. No, io le rane non le prendo. Ho preso quelle che vedo, le sparo, le altre no.
Ecco perché stavo prendendo tutta quella stamina. Chi se lo ricordava? Ce n'è una in particolare a fine gioco, Liminal, che è pressoché impossibile. A posto? Quindi questo suono erano le sanguisughe, immagino. Già. Mangiamo qualcosa. Cibo. Pitone reticolato, vai. That's tasty. Vediamola. Aspetta, dov'è? Non c'è. È un equipaggiamento? Sei sicuro che è una camo? No, qua non c'è. Nera scienziati. Cappello. No. E dove cazzo lo trovo? Era apparso prima? Dove? In mimetica? Qua non c'è. Qua no. Qua? No, sì, no, nel senso era di uomo. Qua non c'è. Qua non è un'arma. Non penso. Eccolo, dove? Scusami, dove? Cogliere per coprire l'inchiostro. Perché io non lo vedo? Capo e coccodrillo, dove? Granata, bomba fumogena, caricatore, coltello sopravvivenza, collimento di pitone veicolato, coniglio, ah, cappello coccodrillo. Ah, guarda te. Che stupidaggine. Quando sei in acqua ti invitizzi di più con questo affare, immagino. Ok. O anche magari nell'erba. È un cane quello. Ma io non ho l'arma silenziata, io non voglio uccidere gente. Oh cazzo, queste sono mine. Sentiamo se mi dicono qualcosa del cappello. Snake, it looks like there are claymore mines planted all over that area. Claymores are a new type of anti-personnel mine produced in America. The ones you see there must have either been stolen or recovered from a battlefield in Southeast Asia. And what's more, our Russian friends seem to have modified these claymores with a special type of sensor. If you get anywhere near them, bang, you're toast. Watch your step. Claymores can be picked up by crawling over them. If you come across a minefield, try crawling through it. Lo sapevo già, Sigyn. That area is reportedly planted with claymore mines. Claymores pack quite a punch. Don't risk heavy injury. Be careful. Claymores are not completely buried in the ground. If you look closely enough, you can tell where they've been hidden. You can also pick up claymore mines by crawling over them. It'll be useful if you recover a few of the enemy's traps. I see you caught yourself a reticulated python. The reticulated python is said to be the longest snake. Questo l'abbiamo già sentito.
snake. It looks like there are claymore mines planted. Snake, be careful. I might not have told you this yet, but that swamp is rigged with traps. Eva, what kind of unit are those ocelots I fought a little while ago? The Ocelot unit is an elite group composed of soldiers handpicked from among the ranks of Spetsnaz, the Special Forces wing of GRU. They've undergone even more rigorous training than regular Spetsnaz. Their skill with weapons is the stuff of legends. Si è visto prima come You'll hanno find them missato much Eva. better shots than the rest of GRU. Watch yourself. Good. You made it to Bolshaya Pust. The name Bolshaya Pust means something close to the Great Cavity. Guarda che John è Probably got fortissimo that col name from russo. the crevice to the north. There's a fortified area in the southern part of Bolshaya Pust that's strung with barbed wire. To the north of that is a relay station that serves as both a depot for material shipments and a communication facility. The crevice leading to the cave is located to the north of the relay station. Head north. Altro? The crevice that leads to the cave is to the north of your current... That area is reported. Ok. Non hanno altro da dire. Let's go. Ho visto un cane prima. Già. Mi dispiace. Da lì era l'altro lato. La puttana. Quante cazzo ne hanno messo? There's nothing here. Il cane è scomparso, ci credo. There's nothing in there. Porca. Vabbè. Allora, io voglio esplorare tutto. Da in piedi o mimetiche migliori? Questa? Liminal, tu ricordi se si poteva ricaricare? Perfetto. Che devo finire i colpi. Ok.
Questa è una trappola. Ok. Qua da qualche parte mi sa che c'era un'altra di quelle rane, ma non andrò a cercarla con tanta precisione. Doppio tap R2, grazie. No. Ah sì, ha ricaricato. Ha ricaricato, è vero, è vero. Spaccatura, ok. Voilà. È una voce femminile questa? Ah no. I must be seeing things. I must be seeing things. Però sono due. What's wrong? Huh? What's wrong? What? Non è morto? Eccola qua la stronzetta, guarda. Waker, 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 waker. Stavo controllando se ci fosse altro. Ci credo, ci credo. Ora andiamo a destra o a sinistra? Who's that? Radio! Non ha funzionato mettermi la cotta del coccodrillo. Speravo che mi guardasse e facesse un coccodrillo. Non c'è niente. Aspetta che è uguale. Sì, siamo spuntati dall'altra parte di là, vero? Proviamolo comunque. Sì, mi ricordo che ti davano roba. Però non sono abbastanza bravo con i comandi, Liminal. Era una... Ci proviamo adesso. Prima salviamo. Do you want to save? Sì, anch'io nel 2005 forse l'ho giocato, perché me l'hanno prestato. Snake, have you seen Earth versus the Spider? Nope. Earth It's versus about the this Spider. spider that suddenly mutates into a giant monster. They bring it into the city in a state of hibernation, but it wakes up and starts wrecking the place.
So why did the spider turn huge? I told you, it suddenly mutated. Yeah, right. Snake, it's people like you that take all the fun out of watching movies. Always nitpicking and taking things too seriously. Honestly, why even bother? Look, the important thing isn't that it got big. Then what is important? The fact that there's a huge spider destroying the city. Suspend your disbelief. That's the whole point of movies. Anch'io stessa cosa, elimina. Huh? Who's that? This is HQ. Devi puntargliela alle spalle per succedere qualcosa. Che palle, volevo provare sta cosa in tranquillità io. Minchia, quanto è lenta la mira, guarda, guarda. Ecco Giuda. Questioni gravi. Ho sbagliato. Sì, mettine un po' di più, tanto ne hai infinito, vero, Snake? Quanto dura sto filmato? La madonna. Pretty tasty. Pretty tasty. Merda, la mitragliatrice no. Dark Souls, Dark Souls. Vorrei che rimanessi. Ho finito i colpi? Sa che ho finito i colpi. È quello. Ti va più in là, Snake? Vabbè. Ah, ops.
Ciao Kiwi, oggi sì. Abbiamo fatto... In realtà è un gioco richiesto da Pain. This is HQ. Patrol here. Lost sight of the intruder. Going into high alert. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. Ma guarda te, guarda. È lo stesso dubbio che ha Gentia. Kiwi. Boh, è in offerta comunque, io la prenderei. L'ho trovata a 40 e qualcosa euro io. Su Steam. Io la prenderei. Posso far saltare in aria l'aereo? Mi sa di sì. This is HQ. Oh, e questo dove cazzo è spuntato? See him. Ma proiettili per la pistola no, eh? Allora, disinfettante, emostatico, benda. Eh sì, io l'ho pagata a 40 e qualcosa euro su Steam. Ricordavo si rompesse. Chissà che ripercussioni ha uccidere, distruggere questo aereo, vabbè. Sì, sì, quel tanto l'ho pagata, gentile.
prezzo normale è 60, quindi. Ma le key non le trovi. Per me è comunque troppo. Sni. Beh, prima o poi dropperà quel prezzo. Eccolo. Ah, you're here at last. Looks like the boss's info was right. Twice now you've made me taste bitter defeat. I hate to disappoint the Cobras, but you're mine now. All of you, leave us. It's just you and me. No one to get in our way. Ocelots are proud creatures. They prefer to hunt alone. Shots. This time I've got 12 shots. Won't get away from me! Not bad. Got it. Tension like this before. That's so different from simply changing a clip. This reload time is exhilarating. No, serpente, stai calmo, eh. Ho 28 colpi, è un problema.
Ma dice proiettili MK22, ma io non ce l'ho. Me la son persa? Ah, meno male. Sarebbe stato un problema. Ok. Damn it. He found us. The Fear. Poi è ThePain, non mi ricordo più. Sta uccidendo i calabroni facendo roteare i revolver. You were lucky. We'll meet again. Tanto non ho colpi di pistola, questi pesci non li posso prendere. Hey, this works. Ho sbagliato strada? No. No, mi sa di sì, in realtà. Non è di qua? Chi cazzo se lo ricorda dopo 20 anni? Ah. È lì sotto.
Ok, non era neanche qua? Oh no, mi sono perso. Non è che ho molte altre strade. Lì da dove sono arrivato. Cioè, scusami, lì da dove sono arrivato. E niente sanguisughe qua. Qua non si poteva fare niente, no? Forse è dall'altro lato della caverna, vediamo. E qua penso che non si potesse fare nulla. Premo Y, ma non succede nulla. Quindi direi che non si può fare nulla. Comunque a livello di prestazioni, gente, il gioco va benissimo. Cioè 60 fps granitici proprio. E tu hai un PC anche migliore del mio, quindi... Coltello? Non posso? Sì, era dall'altro lato. Di qua, vero? Cibo al massimo. Che buono, pesce crudo. Abbastanza saporito. Salve. Qua dove cazzo sono? Dove sono arrivato, mi sa? Ah no. Torcia. Sarà un'arma comunque. Ma guarda te, ce l'avevo. Mannaggia.
Ce l'avevo l'MK22. Ma così abbiamo fatto tutte le direzioni, però. Lì c'erano queste cose che ho appena trovato. Con i granchietti anche se si pappano il cadavere. Guarda quanti granchietti. Siamo scesi da lì. Siamo passati lì sotto anche. Qua era una strada chiusa, no? Sì, guarda, strada chiusa qua. Abbiamo fatto tutte le strade. Dove cazzo è The Fear? Qua c'era l'acqua e abbiamo visto che non c'erano strade. Qua abbiamo nuotato e non c'erano strade. Mi sono perso. Di fatto mi sono perso. Non mi ricordo più. Ma perché ti metti di spalle, Snake? Così, vai. Forse non era andato di qua. Mannaggia a me. Ok. Vado in bagno, che qua c'è la boss. Davvero, ho tutto al massimo? Ok.
Un pompa abbiamo trovato. Guarda te. Giocarlo con un'altra mentalità, sto gioco ti fa trovare un sacco di cose. E chi si... Cioè, non l'ho mai giocato con questa mentalità io. Uniforme neve. Esatto, mentalità solstiana, cioè che devi esplorare tutto. Io quando ho giocato da giovane, sì, alla fine avevo 12 anni, 13 anni. Il mio era, devo finirlo, devo andare a vedere come va a finire, no? E mo dove cazzo sono? Questo è all'avanti e questo è all'indietro? Mi pare di sì. No, questo è l'avanti. Questo è l'indietro. Sì, giusto, giusto. Esatto, esatto. È così. Oh, ho sbagliato, scusate. Se non sbaglio mi poteva servire... Ma io non avevo il... gli infrarossi. No, non dirmi che magari sono morto e non... Non dirmi che magari sono morto e me lo sono perso. L'avevo trovato. Ma l'hanno annunciato Subliminal, eh? No? L'hanno annunciato. Ah, il primo dici, ok, sì. Il primo... Tutti. I primi tre ne hanno bisogno tutti. Del 3 almeno l'hanno annunciato. I primi due, insomma, ancora no. E io ricordavo di avere il visore infrarossi. Vabbè, useremo questo. E non l'ho mai giocato quello. So cos'è, ma non l'ho mai giocato. I caught you at last. We are the sons of the boss. È ThePain, non The Management. I am the pain. I will guide you to a world of anguish beyond your imagination. Let's get started. ThePain. My brother! Grenade!
Oh merda. Ma dove cattivi, Snake? Questo è più importante, raga. Ciao Elderbug. Non mi ricordo qual era il trucchetto. Datemi un secondo. Ah, non mi ricordo più come si fa, vabbè. Ma va bene, Snake. Via Ursula. Faceva le emote di Fortnite, esatto.
Quindi cioè, quindi cioè, semplicemente la K è storta. Finito i colpi. Na, 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 na. Is that all you've got? Ma porca troia, Snake, però. Tommy God! Vorrei che mirasse bene Snake, comunque. Se è possibile, eh. Tommy God! Non ce l'ho un lanciafiamme. Ah, l'ho tolto, mannaggia a me. Zaino. Togliamo la torcia. Togliamo.
Vediamo. Dov'è la K? Qua giù del... una ferita da altre proiettili. Attenzione. Ok. Ok. Is that the best you can do? What's that? Go, my brother! Chiaramente il padre di Sigma. E togli quelle cazzo di... Vabbè. Servono granate, vero? Adesso che lo posso colpire, mannaggia a me. Ma guarda che sfiga. Are you just going to run away? Grenade! Ho sbagliato tutto nella vita. Lo faccio dall'acqua, dall'acqua. Togliti le api. Get him! Ma porca puttana. Non mi ricordavo fosse così lento sto boss, ragazzi. C'è qualcosa che mi sfugge sicuro. Is that the best you can do? What? Allora, da lui non posso salire sicuro. Questo lo so.
Sono due, what? Perché mi toglie l'arma? Come out and play. Get him. Your bullets won't work. Tommy gun. Mi ha tolto l'arma da solo. Come out and play. Go, get him. Mannaggia. You're embarrassing yourself. Tommy gun. Che cazzo. Mi sa che il trucco era questo, sparargli col pompa. Se no non finiva mai. A me fa ridere come finiscono le boss fight adesso. Fa ridere questo. ThePain. Esploso. Esplodono quando muoiono. Ho finito tutte le munizioni. Tutte. Quando dovevo usare solo il pompa, mannaggia me. Ok, non me lo ricordavo. Bello, bello. Sono contento. Perché ho questa visuale comunque? Non me lo ricordavo proprio, sincero. Sono contento che nessuno me l'abbia detto. No, non ci voglio credere. Potevo sparargli da qua? No, vabbè. Ma io non... Ci voglio credere, potevo sparargli da lì. E chi cazzo se lo ricordava? Chiaramente Sigma comunque quelli lì. Esploriamo un attimo e poi andiamo avanti. E direi che sono arrivato da qua. No, da lì sono arrivato. Che c'è qua? No! 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 No, 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 no. Porca puttana, adesso ci metto 7 anni. Questa piccola manovra ci è costata 7 anni.
Vorrei tanto che ci fosse un modo per andare più veloce. Ah, ecco cosa ho cliccato. Ho cliccato questo che mi ha cambiato la visuale. Guarda che pesce crasso. Oh, ce l'abbiamo fatta. Meno male che era il path più sicuro questo, Eva. Meno male. Pensa se non fosse stato il più sicuro. Oh no. Cazzi. That's tasty. That's tasty. I want some more. I want some more. Wait. Carcamina. Carino. Godo. Cazzinella. Quella è morte? Un bel arancione per uscire fuori. C'è Nito, raga, c'è Nito. Qua c'è Nito, chiaro. Oh no. Potevo anche fare così magari, eh. Non mi sembra il caso. Who's that? Enemy sighted. Requesting backup. Acknowledged. Sending reinforcements.
Ma io lo volevo solo addormentare, è a sto punto. Mi sa che li ho uccisi tutti. Allora, datemi un secondo, devo controllare una cosa prima di continuare. Secondo, datemi un secondino. Ok. Ok, che mi ricordavo bene. Andiamo. Il fatto che devi andare così lento comunque... Un po' un dito al culo. Ah, con le ciaff... Mamma mia. Che non ci avevo pensato. Dammi un secondo. Non mi sembra che si possa andare di là. Ok, qua sì però. Chi è che ha detto what's wrong? Ah, lui. Mamma, quanto è lenta sta parte comunque.
Era questo? Non mi ricordo mai. Direi di no. Andiamo avanti. Ok, questo non si può aprire. Guarda quella frecciata ancora in testa. Io pensavo di dover fare tutto il giro di nuovo. Silenziatore. Eccolo qua. Eccolo là. Qua per sicurezza salviamo. Ciao Filippo, buonasera. Stiamo facendo un gioco richiesto dalla chat. You want to save? Snake, have you seen 007 From Russia with Love? Nah, I don't like those movies. Real spies are nothing like James Bond. It's pure fantasy. Ah no, invece I don't Snake think the no, Major's going to like you saying that. And even though it's fiction, I can't help but comparing myself to Bond. What exactly don't you like about James Bond? I mean, is it the fantastic gadgets, the cars, the guns? Major. Snake, wouldn't you like to have a gun shaped like a pen? What good is a pen gonna do me in the jungle? I'd look like a fool. Then what about a snake-shaped gun? You could make it look like you're grappling with a giant snake and then get a shot in on the enemy while they're distracted. Ha! Okay, now you're being ridiculous. We'll make you a snake-shaped gun that folds up and fits into an attaché case. Will you give it a rest? Oh, I get it. You're worried about how to handle the ladies, aren't you? No. I knew it. To tell you the truth, I don't like the idea of playing hanky-panky with enemy femme fatales either. But that's part of Bond's appeal. You could learn a thing or two from him. I mean, what about this Eva? What are you planning to do with her? Cosa? I don't even trust her yet. No, that's not Non what me I lo mean. ricordavo. You can't let yourself get involved. This is a game of spy versus spy. She's using you just as much as you're using her. I realize that. You've got to grab the initiative, and to do that, you have to get the upper hand in the relationship. That's what a spy is supposed to do. Grazie, Get the Maggiore upper Zero. hand. I don't think I'm cut out for that mission. Maybe if you change your codename to 00 Snake. Double. Major. 007 is the biggest thing to come out of England since the Mayflower. I wouldn't be surprised if they made 20 more of those movies. Didn't you know? The Major is a huge James Bond fan. Don't get him worked up like this. Worked up? Maybe you don't realize this, but now that you've got him started talking about Bond, I'm going to have to listen to him lecture for a whole hour after he gets off the radio. You have my sympathy. It's too bad you can't enjoy such a great movie, though. I guess I'm just one of those people who can't enjoy spy flicks. Ma che cazzo. Ah, si è chiusa da sola la porta, mi sono caccato. Allora. Questo ci servirà dopo. Dai, per favore, Snake, sbrigati. Se c'è un difetto che ha sto gioco, sicuramente lo stiamo vedendo adesso. Porca miseria, che lentezza.
Con molta calma, Snake. Poi magari si scopre che sono io che mi sono dimenticato qualche tasto per correre, ma non... Sinceramente dubito. Eccolo, Sokolov. Volgin. Eva. Get your hands off me. I'm not going anywhere. Really now? How many times must I tell you? Tanya! Each time you resist, your lover will suffer the consequences. Is that clear? Volgin. Eh sì, cosa vuoi fare, Sokolov? Damn you! Hold it right there, traitor. Let's find out just how lucky you are. Watch closely. One of these 3 guns has a single bullet in it. I'm going to pull the trigger 6 times in a row. Are you ready? Huh. Looks like your luck hasn't run out yet. There's no such thing as luck on the battlefield. Minchia, l'avrebbe ucciso. Cazzo di... You'd better stay in line from now on. The Cobras will take care of him. Gliel'ha rotta. Mamma mia. Mia waifu, the boss. Has the CIA dog been disposed of yet? ThePain is dead. What? He may be a child, but he's definitely one of yours. I fear Khrushchev may have a hand in this. We have no time to lose.
You must eliminate him before the final test. Don't worry. They'll be able to handle it. I'm leaving him to you, the field. The old man is always sleeping. Is he all right? The end is saving what life he has left in him for battle. Normally, he's dead. But he'll wake up when the time is right. And when he does, it will be the end for the boy. Yeah. Sokolov isn't worth your love. Ah, tu sei Volgin invece, vero? You can entertain me until the rain stops. Kuwabara, Kuwabara. Desaro, is that you? Io questa cosa non l'ho mai fatta, quella che sto per fare. No! No! No, non voglio ricaricare, please. Devo ricaricare. Non mi ricordavo che facesse così in fretta. L'hanno portato via. Mannaggia. Spero non mi faccia andare troppo indietro. Ho salvato dopo aver preso il cieco. Mannaggia, mannaggia. Questa cosa la devo assolutamente provare. Tanto le cutscene possiamo skipparle, non è quello. No, 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 no. Non dirmelo, per favore. No, ma perché fa così sto gioco? Perché? Io ho salvato un'ora dopo, ho salvato. Vabbè, facciamolo. Poi salverò di nuovo. No. Cazzo. Come in, HQ. This is HQ. Patrol here. The enemy is attacking from an unknown position. Acknowledged. Keep your eyes open.
What? Ah, ok. Sono già pieno, vero? No, non cadere! Mannaggia a te. Ma guarda, mi ero perso questo almeno. Non tutto... Non ho fatto tutto per nulla. Ma tanto non le prenderò mai tutte, sono troppe. Mamma mia, quanto sei lento, Snake. Mi fai anche rifare ste cose perché gli ho salvato un'ora dopo. Kojima! Kojima! E qua salviamo. Un po' più avanti, dai, ancora più avanti, qui. You want to save? Sì. Giocandolo oggi gli vedo un po' di Snake, difetti. have you heard of The Last War? Nope, doesn't ring a bell. It's a Japanese movie where the world ends in a nuclear war. Tensions between East and West reach the breaking point, and before anyone can stop it, they launch the ICBMs. Humanity is wiped out by a war that no one wanted. The movie depicts that destruction from the eyes of ordinary people. Their simple daily lives are torn apart by the terrible power of a war that has nothing to do with them. Everybody's afraid of the next big war, but there's only so much that one person can do. That's why the people who have the power to stop it have to. Grazie. Ogni riferimento a Snake è puramente casuale. Allora. Guarda, per sicurezza, sai che faccio? Io risalvo. Oh, 2 volte sto salvando, You want to eh. save? Hold on a sec. Snake, have you ever seen On the Beach? No, Scusate, questo l'ho saltato perché 2 volte di fila è un po' pesante. Il problema è che qua non posso salvare, se no l'avrei fatta. Please respond. This is HQ. We're being attacked. Going into high alert. Ce l'abbiamo fatta. Non pensavo che fosse così stupido la cutscene.
Soprattutto non pensavo che l'SVD sparasse così veloce. Was wrong, morto. What's wrong? Perfetto. Minchia, le hitbox di questo gioco sono perfette però, eh. Ero già convinto che fosse come Call of Duty e stessi per beccare il muro. Mi sa che ho tutto al massimo. Visore notturno, grazie. Contro dei Fiera questo mi sarà utile. Minchia Volghi, ne hai spaccato il muro, eh. Di qua non si può entrare, vero? No. Sembra bella inchiodata quella porta. Ma come? Chi è che spara? Oh cazzo! E questi? Qua ci muoio. Qua ci muoio. Poi l'importante è aver ucciso The End comunque. Cerchiamo di farlo stealth il più possibile comunque. Ho delle mimetiche più... No. What's that? Huh? Porca puttana. Radio, we need backup. Ma come? L'ho slippato? Patrol here. Enemy sighted. È troppo lenta la sense. Vabbè, uccidiamo tutti. Facciamo la Metal Gear solidata.
Qua. Non ha funzionato. La sense è lenta. Taglio profondo. Qua come ci salgo, scusami? Devo saltare da lì. HQ, please respond. This is HQ. Control here. Lost enemy intruder. Going into high alert. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. Silenziatore, vabbè. Spero di aver preso tutto qua. Who's that? Ah, questo era qua sopra e non si è accorto di nulla di quello che succedeva sotto. Fa piacere. Let's go. Sono veramente scarso comunque nello stealth. Ma perché non ho voglia? I comandi sono un po' strani. Cioè non me li ricordo più. Sono abituato ad altri comandi, quindi... The Fear. Sei tu? Forse qua c'era The End, dato lì. Però l'abbiamo già fatto fuori, quindi... Perché ricordo che c'era prima The Fear di The End? Ricordo male? Che cazzo?
Cazzo, ho sfiorato una trappola. Porca troia. Porco. Snake, have you been caught in a snare trap? Yeah. If you don't get down from there soon, the enemy might spot you. I know that. Then why don't you get yourself down? How am I supposed to do that? It should be obvious. If you get caught in a snare trap, press the action button. That will allow you to cut the rope. Hurry and free yourself before the enemy comes around. Mi piace un botto. Ciao, Alex. Alcune persone hanno questo problema, sì. Ma quante partite hai fatto? Scusami. Cioè, per dire, non cambia mai. Io mi aspetto che hai fatto 20 partite, se no. Cioè, 20 win, se no. Aspetta, però, io qua non ho esplorato bene. Mo chiamo boss. Allora sì. Direi che è un bug. Mai successo a me. Che vuol dire ma che percentuale si sale? Questa domanda purtroppo non trovo alcun... Puoi salire anche allo 0 dallo 0%, dipende dal risultato che fai, contro chi giochi, eccetera. Cioè, dipende da troppe variabili, non... Cosa serve salire sopra gli alberi? Forse per the end? Questa è chiaramente una trappola. È un'arma la rivista? Rivista. È buggato Alex. Alex, aspetta. Stai facendo confusione. Oddio santo, stavo per caderci. Mentre parlavo con Alex. È buggato. Quella percentuale non è che non serve. Semplicemente se fai 5-0 è diverso da fare 5-4, capisci? Porca puttana. È diverso da fare 5-0. 5-4 è diverso da fare 5-0, capito? E questo è il discorso. Se fai 5-0 fai più percentuale, ovviamente. Puoi salire sia dallo 0 sia dall'80, non... È un discorso un po'... Il problema è che tu sei buggato, cioè se la tua percentuale non cambia vuol dire che sei buggato. Il discorso è quello. Più 15, più 25...
Oh Alex, sei la prima persona che me lo dice. Al massimo ho sentito altre storie tipo Mino. Mino che fa 5-0 e non sale di rank. E gli cambia tipo di l'1-2%. Ma non l'ho toccata la rete, Snake. Non l'ho toccata. Calmo. Ciao Nicola. Ma non stavi giocando ad Assassin's Creed? Ok, questo l'ho fatto. Questo invece l'ho fatto di proposito. Ci sarà un buco nella rete? Sì. Peraltro. Grazie. Ma qual è il problema, Alex? Sì, Alex, scusami, Nicola, perché non riesci ad andare avanti? Cioè, cosa non riesci a fare? Non trovi la strada o... O cadi e basta e quindi non riesci ad andare avanti? Qual è il problema? La strada la sai, allora qual è il problema? S- Che se quello è il problema devi essere solo un po' più smart, non... Sì, o vai molto veloce e corri, o li ammazzi prima che ti buttino giù. Ma porca... Io ho un cambiamento notato rispetto alle prime stagioni dove rankavo molto più facile. L'energia sei perfetto e cari tutti i game o non sali? No, non è vero, Alex. O hai buggato il tuo account o... o non... Questa cosa non... Cioè, non mi ritrovo con quello che hai detto. Semplicemente in Season 3 e Season 4... No, anzi in Season 3 salivi con un 5-3. Adesso con un 5-3, se il tuo account non è buggato, fai, boh, 30-40% di percentuale. Mm, che è corretto, è giusto. Era troppo facile prima, semmai. Il problema è che nella seconda piattaforma devo riuscire a superare la ruota senza farmi linciare la ruota. Non so cosa sia questa arma. Non la ricordo più. Qua abbiamo la nostra raganella. Guarda te. Sì, ma allora...
Ti sta sfuggendo una cosa, Alex. Le prestazioni non contano per salire o scendere. Se vai 5-0 e non sali, è buggato il tuo account. A meno che non hai perso 1 miliardo di partite prima, e allora il tuo MMR è sceso talmente tanto che... Ah, ma qua forse posso... Non penso di poter fare altro. Non so cosa dirti, Alex. A me non è mai capitato. Quindi non so cosa dirti. Capita sempre... Capitasse anche a me, ti direi, boh, fai così cos'ha. Però non mi è mai capitato. Me l'avete segnalato tu, Mino e Code, CRS e Code. Basta, solo voi. Perché è meno 20? Che mi sgamano? Devo testarlo. Devo testarlo. Salve. Salve. Le do sospetti io? No. Aspetta. Salve. Who are you? No, ha suonato l'allarme, testa di cazzo. No, ma... Cioè, le prestazioni non contano, ha detto la Blizzard. Poi se mentono è un altro conto, eh. Se mentono e non c'entra un cazzo quello che hanno detto loro, è un altro conto. Però loro hanno detto che conta solo vincere o perdere. Conta nient'altro. Ti posso anche linkare il post dove l'hanno detto. E basta, ma sempre scienziati trovo. What? Chi ha suonato? Chi ha suonato l'allarme? Esattamente, Alex. Funziona proprio così. Ma statisticamente non ti possono carriare ogni game. Stesso motivo non ti possono far perdere tutti i game, capito? Cazzo è sto posto? Ah, capito? Secondo me comunque è giusto. Considera
Io sono d'accordo con quella scelta del fatto che se ti caricano sali comunque. Il motivo è molto semplice. Molta gente poi sfruttava il fatto di... What the fuck? Ma si è svegliato? Vabbè, non perdo tempo. Non perdiamo tempo con questi idioti. Cioè, per esempio, c'erano... No, la ritengo l'unica soluzione. Cioè, nel senso, mi sembra strano... Pittura. Sto trovando un botto di cose che non ho mai trovato in vita mia, sto gioco. Sì, ho capito, minchia, si è svegliato troppo in fretta, però. Gente, è quello il discorso. Oh no. E io non volevo uscire, però. Questo è un problema, perché adesso mi avrà resettato tutti i nemici qua dentro. Notte, Filippo, grazie alla compagnia a te. Grazie a te di essere passato. Buongiorno. Sopra o sotto, boh. Saprei qual è la strada giusta, quindi. Salve. Buongiorno. Ho sentito un rumore di pancia, tipo. Cosa mi è successo, raga? Ah, mi ha morso un ragno. Ma vi pare? Avvelenamento. Guarda, è l'unica cosa che c'è. Guarda, vedi che c'è un ragno. Guarda. Non c'è altro, è l'unica cosa che mi può aver morso. Ah, ce n'è anche un altro qua, guarda. Non posso schiacciarlo. Questo che si sta cagando addosso, sto tipo. Buongiorno. Se striscio lì sotto sicuramente si incazza, quindi non facciamolo. Senti sto suono? Chi è? Ah, sono io perché ho fame. Sono a metà della stamina, quindi ho fame, ecco chi è. Pretty tasty. Pretty tasty. Non me ne ero accorto, sì, ero io. Siccome nella saga di Metal Gear c'è sempre il tizio che si caga addosso, pensavo fosse quello, invece... Siccome non me lo ricordo, è 20 anni che non lo gioco sto gioco. Cioè quasi 20 anni.
Buongiorno. Salve. Sono uno scienziato di tutto rispetto. Vado in bagno. Vado in bagno del signore. Ah no, non è un bagno. Silenziatore. Ma guarda te. Metal Gear Solid 3. Buongiorno, prego. Devo uscire. Grazie. Ti dai una spallata si incazza peraltro, quindi devi stare un po' attento. Di qua cosa c'è? Questa sembra la via scontata. Vediamo qua. È un po' più casino. Ok, forse era questa la via giusta, però. E invece no. Uniforme cioccolata. Sì, mi sto pisciando però. Eccomi. Va bene, gente. E la Madonna, sfonda tutto, Snake. Questi sono i bagni, eccetera, eccetera. Da lì sono arrivato. C'è solo questa strada. Buongiorno. Let's go. Ma, siamo sicuri che non sono arrivato da qua? Io sono arrivato da qua. Mannaggia a me. Andare dall'altro lato. Dimmi che non c'è uno scienziato qua dentro. Ok, quindi dove cazzo devo andare, scusami? Maggiore, dove devo andare? I see you're disguised as a scientist. It suits you rather nicely. As long as you don't do anything suspicious, like roll or crawl, the enemy should have no reason to suspect you. Sokolov is somewhere inside that lab. Find out where he is and make contact with him. If you want to know where Sokolov is, why don't you ask one of the people around there? Come glielo chiedo? Hey! Non così. Vabbè, non ci serve chiedere. Noi esploreremo tutto. Ciao Kyoto. L'unica cosa che mi viene in mente è che sarà le prigioni. E che non l'ho visto io. Tipo
tipo di qua. Vabbè. Lo vorrei, ma... Who's that? What's going on? Ma io volevo fargli freeze. Ma vaffanculo, va. Tutto bene, Kyoto, stiamo giocando qua a Metal Gear. Aiuto! No, ok, no. No, mi ha di nuovo punto un ragno del cazzo. Oh. Mamma mia, che sfiga. Allora. Gabbie piene. Questioni gravi, va bene. Vabbè, questo era uno dei migliori giochi per la PS2, eh. Non era un gioco normale per la PS2. Ma guarda te. Ecco dove cazzo devo andare. Oh no. Forse no. Di qua? Questo era uno dei migliori assolutamente giochi per la PS2. Proprio senza alcun dubbio. Se non il migliore. Sinceramente faccio fatica a pensare a un gioco migliore di questo. No, dai. Quindi non è di qua. Devo interrogare qualcuno. Ma chi avete sfidato? Cioè, che rank eravate voi, scusami? Strana sta cosa, eh. Molto strano che avete battuto un team di Master GM essendo Massimo Diamond 1 tutti fuori ruolo. Molto strano. Oh, ma... Un'altra volta, ma appunto. O quelli erano molto scarsi o siete voi molto bravi. You got some instant noodles, huh? Instant noodles? Uh-huh. It was invented in Japan just recently. Add some hot water and it's ready to eat. It's cheap and can be stored for a long time. And besides, it's delicious. It's like a miracle food. Wow. Speaking of Al mio team which, mancano ancora 2 persone. are you going to eat that?
I was planning on it, yeah. Oh, all right. Is there some reason I shouldn't? No, that's not what I meant. Then what did you mean? I was just going to say that if you weren't going to eat it, you should bring it back to me. I've always wanted to try some. Whatever. Sì, ma non c'entra essere top 500 se poi... Scusami, è quei 2 GM, Kyoto. Nel ruolo che hanno giocato, che era fuori ruolo, che rank sono? Perché mi sfugge qualcosa. I see you have a calorie mate. Calorie mate? Un'altra The cosa. thing you're holding now? Voglio sapere della tarantola. Oh, the little block that looks like a cookie? Try it, it's pretty good. Okay. But what is this thing? Never seen anything like it. Calorie Mate is an energy supplement that contains all the proteins, lipids, vitamins, carbohydrates, and minerals needed for a balanced diet. It's a well-balanced food. Sì, ma dico che rank sono It's just perfect loro? for giving your In body the quei nutrition it needs in nell'off-roll. It sounds like a space-age food. Real astronaut food is not very good, but that should taste fine. Yeah, and it'll help balance Sono out Platt. this jungle food I'm eating. It's easy and quick Cioè, to voi eat, da Platt so avete it's battuto il perfect team when you're GM. running late for an important mission Buon per in the voi. morning. Complimenti. I've never been late for a mission. Complimenti. Really? Aren't you always keeping people waiting? What? It's easy to keep track of your calorie intake and receive the nutrition your body needs, so it's good for losing weight, too. All of the geisha girls in Japan use it for watching their calories. Is that why they're all so slim? Right. And any diet where you eat nothing at all is bad for the body. I see. You seem to know a lot about Japan, don't you? Yes, I love Japan. Dai, dimmi della tarantola, su. I see you've caught yourself a Taiwanese cobra. The Taiwanese cobra is native to Taiwan and southern China. Avete fatto bene. It's quite vicious and carries a potent neurotoxin in its fangs. Be careful. If it bites you, go into the survival viewer immediately and use the cure option to inject yourself with serum. Sounds interesting. Don't ask me. Huh? The guide doesn't say. If you absolutely have to know, then you'll just have to try it yourself and see. I didn't say anything. But you were going to ask, weren't you? About the taste? Maybe. Maybe. I'll talk to you later, Snake. Quella è la compo più facile e più efficace di questi tempi, Kyoto. Avete fatto benissimo a farlo. I see you've caught a coral I mean, a milk snake. The milk snake closely resembles the coral snake, but it's actually not venomous. Even so, you'll still take damage if it bites you, so don't get too close. So is there a way to tell the difference between a milk snake and a coral snake? It's pretty difficult. They really do look almost exactly alike. Cambia l'ordine dei colori. I guess if I had to pick something, I'd say it's that the milk snake is much less No, aggressive. non è... Ma come? Okay. Non lo sa. I just thought of a better way. You're going to love this. What? Eat it. Eat it? Yeah. The guide says milk snakes don't taste very good. Is that right? But if I've already caught and eaten it, what does it matter which kind of snake it was? It doesn't, does it? Shoot, I thought I had a good idea. 3-2 per voi. Dai. Bravi, bravi. Complimenti, complimenti. I see you've caught yourself a maroon shark. The maroon shark is found mostly in Southeast Asia, but it's not actually a shark. It's related to the carp. It's also known as the red-finned cigar shark, the river barb, and the sultan fish. Interesting. So how does it taste? According to the guide, it's good, but it's kind of oily and it has a lot of little bones. Fine with me. I never worry about the little things. So I gathered. Dimmi del I ragno. see you've caught yourself a Kenyan mangrove crab. The Kenyan mangrove crab is a land-going crab. It lives in burrows dug near seashores and mangrove swamps. E continuerà a It's farlo, not gente. poisonous, but it might hurt a little if it attacks you with its pinchers. Treat it with caution. Io voglio sapere del ragno. I see you've captured a poison dart frog. The poison dart frog is native to the tropical rainforests of Central and South America. They normally grow between 2 and 5 centimeters in length, but for some reason the ones in that area seem to be much bigger than that. Poison dart frogs are known to carry a potent neurotoxin called pomiliotoxin. Long ago, people used the poison to coat their arrows for hunting. Watch out, because if you eat one, you'll get food poisoning.
I see you found some Russian glow caps. Minchia, The quante Russian cose. glow cap is a kind of luminescent fungus, a mushroom that glows in the dark. Why would a mushroom glow in the dark? It's bioluminescent, just like a firefly. It uses the so-called luciferin luciferase reaction. To put it simply, luciferin reacts with luciferase in the presence of magnesium 2+ ions, breaking it down into oxyluciferin and carbon dioxide. The carbonyl groups in the oxyluciferin are initially in an electrical excited state. When they return to their base state, they give off light. Did you get all that? Not really. Oh. By the way, does that mushroom recharge your batteries when you eat it? Huh? I mean, it seems like if you ate a glowing mushroom, it might recharge your batteries So or dice something. Snake, your batteries are organic batteries. They produce electricity by utilizing the potential difference between cells. Organic batteries are known for their highly efficient energy conversion, but they still rely on chemical reactions between proteins and enzymes to... So you're saying they'll get recharged? Believe what you want. Great. Great. I see you found a Russian false mango. The Russian false mango is a mango-like fruit found only in Selinoyarsk. The egg-shaped fruit is sweet and tangy with a pleasing aroma, just like a mango. Also, the seeds can be used to make a medicine that aids in digestion. It might come in handy if you ever have an upset stomach. I see you've got yourself a ration. Rations are portable meals carried by Soviet soldiers. I've heard some nasty Vecchiotto, stories about how nel they senso, taste. se state It looks like smurfando the si rumors vedrà. are true. Cioè, sarà evidente. Hey, you should be grateful. Non vedo perché Those things dovreste are farlo, designed to però. last. No matter how long you keep a ration, it'll never go bad. And they're Comunque surprisingly non good penso lo for you, too. facciate, ci tengo a I'd dirlo take a però. snake over this any day, even if it's a little rotten. You are hopeless. Dai, dimmi del ragno. By the way, Snake, What? you know the Ocelot unit commander? Sì? Ocelot? Yeah, that's not his real name, is it? I wouldn't think so. Is it a code name? You mean like snake? Yeah. Maybe. Why? Is that strange? No, I was just wondering why he's called Ocelot. Why's that? Well, I looked it up, and it turns out the ocelot is a wild cat whose habitat stretches from the southern U.S. down to northern Argentina. They live in a variety of different environments, from tropical rainforests to savannas. The biggest ones can grow up to 1 meter in length. They're normally solitary creatures, and their diet consists mainly of small animals and fish. During the day, they sleep up in the trees, but at night... Yeah, paramedic. Oh, right. So, the ocelot is an animal that lives on the American continent. But then I wondered, why would a Soviet officer be using the name of an American wildcat? Good question. Maybe it's because he's fast and agile like an ocelot. Yeah, maybe you're right. But why'd you go to all the trouble of looking it up? Because I was curious. Was it helpful? Niente, non mi dice niente della tarantola, mannaggia lei. To take a rest, all you have to do is save and Vabbè. exit. Basta così, andiamo avanti. Io ho fatto un macello qua. Non capisco dove cazzo... Cioè, non mi ricordo dove cazzo devo andare. Io penso che quando staccherò Kyoto... No, sono risceso. Tu avrai già staccato. Penso, eh. Non sono sicuro comunque. Però... Sì, volendo. In che ruolo? Tua o del team? No, non mi hai visto. Salve. Salve. E se vado di qua? Ok. Forse era di qua. L'unica zona in cui non sono andato. DPS, ok. Si può fare. Io penso che non riesco a finire la squadra. Eravamo 4, adesso siamo addirittura 3. Mancano 2 persone.
La Madonna. Calmo, zio. Volevo solo entrare qua dentro. Gas spray. Pistola con gas spray a forma di sigaretta. Fa addormentare il nemico. Ah, questo posso usarlo. Vero? Prima di tutto il consiglio è non giocare solo Sojourn. Però adesso vediamo. Ops. Oh no. Ma come allerta? Dai, è andato... Sta dormendo. Ma no. Bene. Ho slippato tutti. Guarda come dormono. Allora, sì, ho slippato tutti, ma qua non c'è un cazzo. Dov'è Sokolov? Dove cazzo è Sokolov? Ah, di qua non sono andato. Chiudi di nuovo, che... Vediamo bene se dimentico qualcosa qua. Ok. La canzone dietro, no, dai. If you're looking for Sokolov, he's not here anymore. Put that thing away. You'll spoil my drink. So, you're the intruder everyone's talking about. Typical capitalist dog. No manners. And who are you? You mean you've never heard of me? And you call yourself an agent? Very well, then. I am Alexander Leonovich Granin. A man of some importance, if I do say so myself. I am the foremost weapons scientist in the Soviet Union, and the head of the glorious Granin Design Bureau. This is the Order of Lenin. It is an honor of the greatest magnitude, given along with the title of Hero of Socialism to only the finest workers. It was awarded to me in recognition of my brilliant contributions to society. Since the Great Patriotic War, I have created countless weapons in the service of our great communist society. It was thanks to me that we were able to stamp out the Nazi scum. Ma guarda, non siete stati It voi, was però... I who created the basic design for the mobile ballistic missile system you know and fear as SS-1C. You're crocked, aren't you? You're cracked. I'm merely drowning my sorrow. Because of him, I've got nothing to do but sit here and drink this crap
Him? Sokolov. Sveglia. Sokolov. It's him you're looking for, isn't it? Because of him, I have been stripped of my authority. My research has come to nothing. Look. It is a revolutionary mobile nuclear missile system. A bipedal tank. A bipedal tank? Yes, a walking tank. A robot. Are you familiar with the theory of the missing link between apes and humans? Well, this technology will be the missing link between infantry and artillery. A kind of Metal Gear, if you will. Metal Gear. And this magnificent Metal Gear will mark a revolutionary step forward in weapons development. Metal Gear? But I won't be used so easily. No crying myself to sleep. For you see, I'm going to send these documents to my friend in the United States. What? Il padre di Ocelot. Di Bastards will live to regret this. Ocelot, sì. And when they themselves become the targets of my creation, Otacon, they scusate. will know my true greatness. Yes, Sokolov's pathetic Shagohod pales in comparison to my work. What are you going to do with a rocket engine on a tank? About Sokolov. A tank does not need a rocket. It needs something else. Look at these. Nice shoes. No. Legs. Legs that allow it to go anywhere. Just as when humans learn to walk upright. That is the real revolution in weaponry. Don't you agree? But the fool's in charge. Joe Sokolov. And where is Sokolov? My project has been terminated. The philosopher's Niente, non glielo legacy has dice. been handed over to him. What the hell are you talking about? Arriva lo spiegone. Philosopher's legacy. Una delle cose più Haven't you importanti heard of the di... philosophers? Una delle cose più importanti di tutta la saga, The questa. Colonel has inherited their immense legacy. Volgin's father was in charge of the philosopher's money laundering activities. In the confusion of the war, he somehow ended up with their treasure. And Volgin inherited that treasure illegally. We never need to worry about the military budget. The development costs at our facility are all paid out of the Colonel's deep pockets. The weapons born here will be the genes for creating an entirely new form of warfare. The funding for my research came out of that legacy. Came out of it. Now, my money, my men, all have been diverted to the Shagohod project. Tomorrow they will be conducting the final test, while Sokolov is making the final preparations in the weapons factory at Volgin's main base, the great fortress of Grozny Grad. Here I am, playing host to an enemy spy and drinking myself into a stupor. That's where they moved Sokolov? Yes. And the Shagohod is there too? Of course. Hey! You're not thinking of going to Grozny Grad. Are you mad? It's an impenetrable fortress. I'm sure it is. You'll be killed. I'll take my chances. Wait. What? Listen to me, you fool. I want to help you. Help me? To thank you for your compliment. What compliment? Le scarpe? My shoes. Tatiana gave them to me. I wanted to thank you for complimenting me on them. I'll tell you how to get into the fortress. In return, I ask only that you get that idiot out of there and destroy the Shagohod. There is an underground tunnel that runs around the perimeter of the fortress. You should be able to use it to sneak into the base. Head for the mountains.
The entrance to the tunnel is located there. Take this. You passed through a warehouse on your way here, didn't you? Sì. Yeah. There should have been a locked door inside of it. Do you remember it? Sì, me lo ricordo. Che faceva proprio... This key will open that door. Beyond that door lies a vast jungle. You can climb up into the mountains from the far end of the jungle. Go back to the warehouse. Use the key to open the locked door and head for the mountains. Got it? Ok. Why are you helping me? Unlike Sokolov, the thought of defecting has never once crossed my mind. I love my country. I love this land. I cannot even imagine living anywhere else. I wish to remain a hero of the great motherland. I cannot bear the thought of being hounded into a corner and left to waste away. It is already dawn. You must hurry. I will remain here and nurse my troubles for a little longer. To capitalism! Che stupido. Ok, sappiamo dove andare. Non mi hai visto, non mi hai visto, non mi hai visto, non mi hai visto. Porca puttana. È opista cosa che ho trovato comunque. È giù? Ok. Scusa. Scusa, ho sbagliato. Ho sbagliato anche strada, scusa. Ciao Nicola. Va bene Nicola. Non sono riuscito ad arrivare al mini boss, ma sono riuscito a morirci almeno. Quale mini boss? Che mini boss c'è in quella zona? Oh, mi riportano dentro. Ma che cazzo? Va bene. Trappola per dove? Buongiorno. Qua dentro non c'è il tizio, vero? Buongiorno. Che mini boss c'è? Fammi pensare. Oh, non c'ho presente. Non so se gente ha presente che mini boss c'è lì. Ah, posso fare questo? Vero? E da qua, così. Ah, quello. Ok, ho capito.
Sì, me lo sono ricordato, è vero, è vero. Delicious. Sì, ho presente, ho presente. Non mi ricordo cosa c'era qua, proviamo a vedere. Ma non è così brutta sta grafica, attenzione. Era uno dei giochi migliori dell'epoca a livello di grafica, se non il migliore. E anche parlando di oggi non è così male sta grafica. Ho visto di peggio, ma di molto. What was that? Fortissimo, raga. Vabbè, Nicola. Da quel lato però non ho guardato... Porca troia, vero? Da questo lato non ho esplorato. Spero non ci fosse nulla di... Al diavolo, andiamo a controllare. Ci mettiamo un attimo. Me ne pentirei se non ci andassi. Che lo dici, Kyoto? Di Leci di Elden Ring, di Lies of P? No. No, cane. Cane. Non permetterti di svegliare le persone. Ah, c'era una porta qua. Oh, guardate. C'è solo l'ingresso principale di qua. No. Allora via. Ma guarda c'è... Guarda chi c'è lì. Chi l'aveva visto? Torniamo al deposito. Dicono che sia grande quanto il gioco stesso. The Fear! The Fear! Eccolo là.
the venom of the Brazilian wandering spider. Soon, a most exquisite pain will engulf your entire body. Your limbs will be paralyzed, your lungs cease to draw breath. Eventually, your heart will stop beating. Ah, but what fun would that be? Not a beating limb at all. The boss's apprentice. I will give you fear such as you've never experienced before. Sì, dammi anche le spalle, tranquillo. Come into my web. It is time for you to feel the fear. You'll die. You've been shot with a poison bolt. The poison is spreading throughout your body. Your life is going to keep decreasing unless you do something about it. Hurry and neutralize the poison. Go into the survival viewer and use Cure to give yourself a serum injection. The serum will neutralize the poison, but don't forget to treat the bolt wound itself as well. To treat a bolt wound, you'll need your knife, a styptic, and a disinfectant. Use your knife to dig out the bolt, and then apply styptic and disinfectant to the wound. Follow those steps and the wound should heal right up. Now start the treatment. Hurry! Ops. Dardo estratto. Avevo... No. Ok. Qualcosa mi dice che il visore notturno non è la cosa giusta. Dove cazzo sei, Detier? XM1, vediamo che arma è, magari mi aiuta. Ah. No. Qualcosa era la pistola, sapete? Perché è difficile mirare con queste armi. Norte, Nicola.
Cazzo, è una trappola quella. Dove sei, Fier? Eccolo là. Sta mangiando. Come la alzo la mira lì? Mannaggia The Fear. Sto sbagliando tutto. Ciao Pinzio. Tutto bene tu? Per favore, puoi sparargli con la K? Eh. È impossibile mirare con questo affare. Io ti rubo le cose. Sono morto. Mi sto incasinando a mirare. Se no, questo l'avrei fatto 10 volte, l'avrei fatto. Sto incasinando a mirare. Allora. Ops, ho sbagliato. Disinfettante e poi era... No. No. Emostatico. Emostatico, disinfettante e... Allora, ottimizziamo lo zaino. Via. Now I'm here.
Troia. Non l'ho vista. Emorragia. Watch that first step. Per favore. Quando perdi, il disagio che provi è solo il tuo corpo che ti dice di essere vivo, che ti trasmette la sensazione di voler tentare ancora. Lontano dalle sessioni di gioco, inizi a sperimentare del dolore reale. Percuotiti lo scroto con un ananas, chiuditi le dita in un portone. Quando ti sentirai pronto, inizia quindi a calciare forte su uno spigolo con il mignolo. Quando il dolore sarà passato, scoprirai di essere diventato più forte. Oh Giuda, che male. Minchia, in testa m'ha beccato. M'ha beccato in testa. Mi ha spaccato il culo, mi ha. Tasty. Se non sbaglio ho anche di qua. Here comes another one. How about a grenade? Dodge this! Food. Affanculo, De Fier. The fear! The fear! I see it! The fear! Io mi nasconderei di Snake, non so te. Ci fanno tutti esplodere quando muoiono. Bellissimo. Beh, ce l'abbiamo fatta. Direi che qua salviamo, ragazzi. Salvo. Anzi, andiamo al prossimo ambiente che secondo me penso di aver capito come funziona il salvataggio in sto gioco. Salviamo e poi se c'è ancora Kyoto facciamo la code review.
You want to save? Yes, want to save. Direi che 7 ore e mezzo di... per una one shot possono bastare, che dite? Snake, have you ever seen the War of the Worlds? Sì? Io sì. These flying saucers from Mars arrive on Earth disguised as meteorites. The saucers use their heat rays to attack the nearby towns. And then... Non se lo ricorda più. Something wrong. The thing is, I was too scared to watch. I had my eyes shut almost the whole time. Ciao, Justin. I haven't seen it. No, it's not that. It's based on a novel by H.G. Wells. You haven't seen it, have you? That does remind me, though. When I was 2 years old, my father listened to the radio drama version of the story. It was right after dinner on Sunday, and we were relaxing in the living room. They said monsters had come out of a meteorite that landed in New Jersey. It sounded just like a real live news broadcast. My father said he and my older brother actually believed it and started yelling and panicking. My mother supposedly grabbed me from my crib and took me out to the car, still wrapped up in blankets. But then, just as my dad was about to start the car, he realized that it was all just a radio drama. Because on the car's radio, they were playing Bing Crosby tunes. No matter what station he turned to, no one else seemed to be reporting on this big history-making news story. Sounds like something out of the big broadcast. Nobody said a word. We all went back to our rooms. My father and brother got off with a scolding from my mother, but I was the one who really suffered. After that incident, every time I acted up, my father and brother would scare me by saying, "The Martians are coming!" That's terrible. Isn't it, though? So, you haven't seen the movie. I saw it. So even nuclear weapons wouldn't work against the Martian war machines. Uh-huh. Anyway, Snake, if you conceal yourself like the Martians did, the enemy won't know what hit them. Conceal myself. Maybe not in a meteorite, but if you can hide yourself inside something a little more close at hand. Close at hand. Something like a box. Ah, I get it. So, you never saw the movie. I saw it, all right? Bene. Bene. Direi che faccio una cosa, ma non spaventarti per chi è in live, non sto staccando, ok? Per... Oh, cazzo. No. No way, chissà da quanto tempo... Vabbè, non importa. Per Metal Gear questo è tutto. Ok. Detto questo, chiudiamo Metal Gear. Allora, ho detto no perché mi è finito stavo registrando e mi è finito lo spazio sul disco. Molto bene, o molto male, non saprei. Quindi devo liberare un po' di spazio. Quanto cazzo è grossa la registrazione che mi ha finito lo spazio? Datemi un secondo, che sto liberando spazio. Vediamo fino a dove ho registrato. Fino all'inizio di The Fear ho registrato. Mannaggia a me. Vabbè, l'altro glielo incollo. Non è un problema. Sì, mi servirebbe, sì. Sì. Vabbè. Vabbè, allora, dicevamo. Dammi pure il codice. Kyoto. Sto avviando Overwatch.
Volevamo? Quanti eravate? Io avrei chiuso il gioco, ma... Dammi un secondo, sto chiudendo il gioco. Niente, non si chiude. Non dovevo fare Alt F4. Datemi un secondo. Ma prima ti ho chiesto se fosse una scream oppure no. Richiede una valutazione totalmente diversa. Meno male che te l'ho chiesto. Ok. E ti avevo chiesto, ma è una scream? Oppure hai giocato DPS? Cioè, oppure hai giocato così un'altra partita? Che ruolo era? Dove hai fatto DPS? Ah, ok. Allora una partita normale, no? Ok. La scream richiede una valutazione totalmente diversa. Datemi un secondo che vedo se riesco a liberare dello spazio per registrare anche questo, ma dubito a sto punto. Ho 1 giga e 96, non vi basterà mai per la VOD review. Questo su che hard disk è... infatti. No, non riuscirò mai a liberare lo spazio. Va bene così. Lo taglierò da qua. Allora. No, vabbè, ma più che altro bisogna anche vedere come l'avete giocato. È la scream, quindi questo. Perché è partito subito così? Comunque dive contro Mauga è fortissima. La dive contro Mauga di per sé. Contro questa comp però no. Ok? In più tu dici facciamo dive e vai Sojourn. Insomma, Sojourn non è esattamente un pick da dive, eh. Puoi divare anche lei, ma... Cos'è sta roba? Da quando c'è questa roba qua? Eh... Cioè, voi... Fammi capire. Cioè, volevate fare una dive con Ball, Sombra e Sojourn. Perché? Ma perché? Ma che dive è? Cioè, ma che cazzo di dive è, scusami? Allora, in Scream l'unico modo per fare una dive è giocare Monkey o Diva. Diva, ma va già male Diva. L'unico modo è giocare Monkey. Proprio l'unico, perché usa una cupola, ok? Ti fa la cupola e... e ciccia, ok? Fa una cupola e ti previene le cure, tutto, separa i danni, eccetera. Quindi per questo motivo si usa quasi sempre, il 99% dei casi, Winston. Oppure sei la Cina e usi Doomfist. Oppure, però sei scemo. Un po'. La Cina, vabbè, è arrivata in finale della World Cup, per carità, usando Doomfist. L'unico modo per, cioè l'unica possibilità per usare Doomfist è fare un burst di danno incredibile, essere super coordinati. Sicuramente non è questo il vostro caso. Diva no, perché contro Mauga va bene Diva. E Winston è molto debole contro Mauga, praticamente non si può usare. Però Diva non è molto adatta da divare perché tu parti, divi con Diva, arrivi lì e c'hai tutta la schiena completamente scoperta. Quindi tu magari stai assorbendo le cure di Ana e magari c'è il Mauga che ti spara sulla schiena full. Quindi, cioè, dovresti guardare.
Gli unici che hanno usato diva, che io sappia, in una dive e non in una butterfly, che sono due cose molto diverse, sono stati, che io abbia visto, i francesi con Poco, perché Poco non usa Winston. Però boh, non mi pare abbia funzionato molto bene. Questi sono GM. Questi sono GM. Erano questi GM? Erano questi GM? Dimmi di no, per favore, dimmi che sono plat questi. Dimmi per favore che sono i plat questi. Contro Mauga va benissimo la dive, però non giochi ball. Questi contro di te, dimmi che non sono i GM. Che tu mi hai detto che hai fatto una scrim contro i GM. Dimmi che questi non sono GM. E pushano lo spawn con Mauga 1 HP e senza cure. Fammi vedere dove cazzo è la loro mana, scusami. No, l'altra. Alzo le mani. GM dopo la season 3 sicuramente. GM come posso essere io al massimo, ma neanche, cioè io non avrei mai pushato. Vabbè, chiudiamo il discorso, magari poi qualcuno si offende come al solito. Comunque vabbè, andiamo avanti. Un errore può capitare, mettiamola così. Adesso, questo Poio, questo qua, che è morto qua, gli fa perdere il punto. Cioè, se voi foste anche voi GM, questo è punto perso per loro. Che tra poco spawna Beatrix, tra poco spawna Emil, non so per quanto tempo, ma tra pochissimo, sicuramente meno di Poio. Cioè voi lasciate qua, daivate l'Ana, finito, hanno perso. Vabbè, vediamo cosa succede. Poi non so, magari lo fate, però... Qua bravo, bravo che pushi. Però stai attento, cioè... Va bene pushare mentre scappano, non farti shottare però. È importante che non muori qua. È importante che nessuno di voi muoia qua. No, qua troppo lenti, Cioè, qua come team troppo lenti. Tu hai fatto la cosa giusta, ma il tuo tank doveva già essere qua. Doveva già essere sulla Ana. Perché adesso torna il loro tank. Un'altra cosa, cioè, voi usate Lightweaver nella dive? Voi usate Lightweaver nella dive? Altra cosa sbagliata. Non ha alcun senso. Lightweaver, le cure di Lightweaver sono lentissime. Sono projectile. Non ha alcun senso giocare Lightweaver nella dive. Forse, anzi, forse in competitive proprio non ha senso. Un pick che avrebbe molto più senso è Ana. Che Ana Brig va benissimo. Però, che poi, a dire il vero, Ana Brig andrebbe benissimo se non fosse che loro non hanno una dive. Quindi la Brig non... Vabbè, comunque. Vediamo come giocate. Magari riuscite... Cioè, magari avete voi un'idea... Sì, che serve il grab, scusami. Comunque, vabbè, magari avete voi un'idea di come giocarlo, non lo so. Vediamo. Mi sono fatto un'idea che lui ha giocato Lightweaver per lo stesso motivo per cui tu usi Sojourn. Magari non è bravo con Ana. Bravo, bel colpo questo. Qua sei fuori posizione. Dov'è il tuo tank? Dov'è il tuo tank? Tu devi sempre stare dietro al tuo tank. Non esiste che stai davanti al tank. Qua se questi fossero stati leggermente, non dico forti, decenti, tu qua saresti già morto. Ti arriva una nade, ti arriva un tasto destro, qua Torbjorn, se fossi stato io ti avrei pushato proprio in faccia col Torbjorn. Qua saresti dovuto morire 100% delle volte. Non so se ha sbagliato il tuo tank, riguardiamo, o tu. Vediamo. Ah, l'ha pullato. L'ha pullato. Vedi, questo pull ad esempio di Zephyr era sbagliato. Lui era completamente a posto, era così che si stava parando. Dovevano solo curarlo.
Quindi tu qua però hai sbagliato, vedendo il tuo tank dietro di te, dovevi un attimo attendere. Cosa che ti è andata estremamente bene perché poi è una scream di Plat contro a quanto pare GM. Comunque, vabbè, sì, cioè, se uno vede questa partita, Kyoto, non so se ha giocato quello che hai detto che è fortissimo, bla bla bla, però qua si vede che non siete GM, ok? Qua ci sono molte cose che non vanno. Quando giocate dive dovete tutti focusare la stessa persona. Sombra, dove cavolo è morta? Esempio. Dove è morta? Qua si vede che non c'è nessuno che sta chiamando un target e nessuno che ha idea di chi sia il target. Perché anche se non lo chiami, dovresti avere un'idea di chi è il target. Qua il target è Lana. L'unico target possibile vostro è Lana. C'è nient'altro che potete focusare. Anche il Torbjorn va bene, ma il Torbjorn ce l'ha. In più se gli arriva la Diano. Lana dovete focusare. Sempre, 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 sempre full focus. La vostra comp va anche benino. A parte Sojourn e Lightweaver. Però va anche benino. Però se non focusate Lana non ha senso. Comunque. Ops, sbagliato. Beatrix ha trollato, palese, però va bene. Ci sta, eh? Io Kyoto, sto facendo molto il cattivo, eh? Quindi, se lo vedranno i tuoi teammates, mi scuso già da adesso perché sto facendo veramente il cattivo, ma solo perché è una scream, ok? Quindi, cioè, tutte queste cose in ranked possono andare bene, in scream assolutamente no. Cioè, significano la differenza tra vincere e perdere, ok? Qua state facendo cazzate incredibili. Non ho capito perché. Oh, danno! Grazie per il raid. Benvenuti a tutti. Questo è quello che lui non avrebbe mai dovuto fare. Il tuo tank. Mai. Come può sopravvivere un Doomfist qua? Senza... Avesse avuto la ulti avrei capito, ma come fa? E una cosa del genere significa perdere il fight. Comunque. Mi concentro un attimo su di te. Allora. E infatti è morto. Però. Mi stupirebbe molto che voi vincieste questo fight. Avete delle ulti? Forse con l'albero. Forse con l'albero potete vincere, ma è molto difficile. Ok. Allora. Qua dovete... Ma fanno anche C9. Ma seriamente sono GM questi, scusami, Kyoto? Hanno fatto C9, vi hanno dato un terzo in più. A fight vinto. Ora avete cambiato tank. Allora, partiamo da questo presupposto. State ragionando come se fosse una ranked, Kyoto. E non va molto bene. Capisco il ragionamento, ma non va molto bene. Quando giocate una scrim, dovete fare una comp che abbia senso. Non dovete counterare il singolo pick, ok? Non dovete fare come l'Italia contro la Spagna, perché 99% delle volte in ambito di una scrim non funziona. Come team dovete avere le varie comp in mente e usare una di quelle. Qua invece siete andati a counterare il tank, e peraltro con un Rodog. Mai capito il Rodog perché dovrebbe counterare il Mauga.
E peraltro, se proprio vogliamo, Rodog è counterato sia da Torbjorn che da Reaper che da Ana, quindi non sto ben capendo qual è l'idea qua. Questa combo che avete non ha alcun senso. Quindi, occhio a queste cose. Cioè, dovete sempre avere in mente una comp. Tipo, giochiamo Poke. Tipo contro Mauga giochiamo Poke. Non lo consiglio, però la cosa migliore sarebbe giocare Dive. Quello che stavate facendo è corretto. Una Dive con Doomfist va bene. Con Ball, insomma, con Ball e Winston, me. Oppure con Diva. L'unico motivo per cui vi dico che vanno bene Doomfist e Diva sono perché c'è Mauga, altrimenti sempre Winston. Comunque, e quello che dovete fare è uccidere l'Ana. Dopo che uccidete l'Ana, qua avete vinto. Loro hanno una Rush invece, una comp che ha molto senso, no? Se tu analizzi la loro comp, nonostante stiano giocando di merda, ma probabilmente li stanno sottovalutando qua. Cioè, l'unica cosa che mi viene in mente, se questi sono veramente master GM, sì, vi stanno sottovalutando. Stanno facendo cazzate perché siete bassi di rank, ok? E quindi dicono, vabbè, questi li ariamo, no? Perché siamo GM, bla bla bla. Io mi sarei incazzato, sinceramente. Io con loro mi sarei incazzato, sinceramente, vedendo queste cose che stanno facendo. Perché se veramente sono GM e fanno queste cose, vi stanno sottovalutando e in sostanza vi stanno impedendo di imparare a giocare. Perché non, cioè, o non vi stanno prendendo seriamente, o non sono capaci a giocare. Mi sembra strano che delle persone che fanno delle scrima GM fanno questi errori qua. Però, a prescindere da questo, la loro comp, ripeto, ha senso perché hanno Lucio, Ana e hanno una Rush, no? Quindi rushano con Mauga, Reaper e Torbjorn e vi spaccano qualsiasi target che loro identificano. Cioè non c'è modo che voi sopravviviate, non avete speed, non avete niente per resistere. Attendo. È finita, ok. Cazzo. Cosa ti sei perso? Dicevo, vabbè, ripeto. Dicevo, la loro comp ha molto senso perché hanno Lucio, Ana e tutti i pick che spaccano il culo da vicino, no? Quindi hanno una rush con i fiocchi. Quindi loro pushano. Quello che fanno loro è pushano con la speed di Lucio, vi identificano un target, dipende, cioè, può essere, cioè paradossalmente può essere anche Rodog, ma la cosa migliore sarebbe tipo Lightweaver. eh, e lo spaccano in mezzo secondo, senza che voi possiate fare niente. Ok? Mentre la vostra, tipo, sembra una comp senza idea. Cioè avete Rodog, Sombra che non ho capito a cosa dovrebbe servire in questa comp. Sojourn, vabbè, va bene sempre, però comunque è un pick, diciamo, che è in meta in ranked, mentre in competitive, soprattutto in comp del genere, non l'ho mai vista. E Lightweaver Brig, boh, così. Cioè, a me sembra una comp senza idee. Poi se ce l'avevate, buon per voi, non riesco a vederla io. Ok? Quello che dovreste fare è giocare una comp tipo giochiamo Poke, quindi Sigma, Bastion, cose del genere. Sì, ho capito, ma non potete dire punire Sigma quando ulta, quindi lo punite solo quando ulta. E poi per punirlo, peraltro, vi serve la ulti di Hog. E se lui ulta quando Hog non ce l'ha, come è estremamente probabile che succeda, visto che lui è 70 e lui è il 22, come fate? Cioè sì, Lightweaver ne può tirare uno fuori, ma per il resto... Cioè, probabilmente questi fanno nano Mauga e auguri. Qualsiasi cosa che rimane lì dentro la cambia è sfasciata. Comunque, a prescindere, dovreste avere una comp con un'idea per come vincere i fight. Può essere Dive, che dici, il nostro obiettivo è uccidere Ana, poi abbiamo vinto. Se non muore nessuno dei nostri, o comunque anche se ci muore Brig o un DPS abbiamo vinto, se muore l'Ana. E quindi fate una cosa del genere, a posto. Fate prima Ana, poi Torbjorn, poi Lucio e avete vinto. Gli altri due, una volta che siete 5v2 avete vinto. Ehm, Però comunque, mettiamola così, per avere una comp no sense, tu te la stai anche giocando bene. Per ora non hai fatto errori di positioning, a parte che ti sei trovato per mezzo secondo davanti al tank, ma non era colpa tua, te l'hanno pullato, hai fatto un passo avanti in più, ma va bene, e stai mettendo anche i colpi, quindi su di te in particolare non ho niente da dire, sulla scream in generale un po' di più. Ho capito.
Still non ha senso, ok? Dovreste fare così. Mettete su un tavolo tutti i pick che sapete giocare e poi vedete quale comp ha senso con quei pick. Ad esempio, la dive aveva già molto più senso di questa comp che avete fatto. Se Beatrix sa giocare ball, tu sai giocare Sojourn, Emily sa giocare Sombra, a sto punto giocate dive. Lei Weaver fa schifo nella dive, ma che ci puoi fare? Comunque io ad esempio so giocare quasi tutti i pick, anche in off-roll. Ti so giocare Ana, ti so giocare Kiriko, ti so giocare Adaemon, manco a dire rank, chissà quale altri. Ti so giocare Zen. Praticamente non gioco Lucio e Brig. Gli altri io gioco tutti di support. Stessa cosa di PS, ti gioco tutto tranne... cos'è che non... tranne Genji. Tutto il resto lo gioco. Certo, non è il mio main pick, però, ad esempio, Ashe sono molto più bravo. Però se serve gioco altro. Poi ci sta, comunque, nel senso, in team puoi avere anche tutti gli OTP, però devi avere una comp che funziona con quegli OTP lì. Dovete ragionare più su una, secondo me, su una comp generale. Poi magari qua riuscite anche a vincere, però. Still. Oh, bello. Molto bravo. Qua però stai attento. Mm. Una cosa che qua state sbagliando di team è splittarvi. C'è Sombra qua che si sta facendo quest'Ana. Quest'Ana andrebbe pulita, non di più. Non poco, di più. Poi tu ti sei fatto il Reaper, è corretto, però occhio che eri fuori posizione. Cioè, se questo fosse stato un team compatto ti avrebbero pushato e ucciso. Quindi conviene che stai sempre dietro il tank. Perché, ripeto, non è una ranked, quindi occhio. E vabbè, già con Ball Junker Queen potete fare una rush, anche voi. Zephyr gioca Bap e Lightweaver, quindi. E Miki gioca Brig e Kiri. Ma Kiriko molto... Secondo me qua Kiriko era molto meglio di Brig. Non capisco perché Brig. Cosa countera Brig? O qual è l'idea di Brig? Piuttosto Kiriko qua, per dare un Suzu a Beatrix, no? Se proprio voglio fare una comp del genere. Questa la voglio vedere, scusami. GM? Ciao Danno, grazie per il raid ancora. Alla prossima. GM? GM? O Master? Alzo le mani. Continuiamo. Qua penso che abbiate vinto, avete 3 pick. Uno l'hai fatto tu, uno l'ha fatto Beatrix. E mi l'ha ucciso Ana, qua non vedo come possiate perdere. Non vi servono altre Non vi servono altre ulti, dicevo. Hanno usato il bitlo. Sei sicuro che non sia una ranked? Sei sicuro che non sia una ranked? Ma cosa sta... Scusami, eh. Ma cosa sta succedendo? Ma c'è... Ma sembra di vedere una partita di Justin a Gold qua, questo non è una scream. Ma che cazzo...
Vabbè. Devo dire Kyoto molto bravo a non ultare tu. Mentre Miki ha usato la ulti di briga a caso. Tu molto bravo a non ultare qua. Tipo adesso se giocaste dive qua, faresti i macelli. Però una pure dive, forse con Soju non tanto bene. Cioè, tipo il tuo Og cosa ci fa qua? Cosa sta facendo esattamente? Uh, tu in questo caso dovresti non... Ok, c'è la Brig sul payload. Sì, può andare bene. Qua in questo caso non stare sul payload, vai. Ci sta solo uno dei tuoi sul payload. Tu vai a prendere spazio sull'Iron. Vai a prenderti l'Iron qua. Tu non stare mai sul payload così. Sì, perché è una scream, vince. Se lui mi avesse detto una partita plata, avrei detto, vabbè, la gente trolla. Però se è una scream e mi dice che nell'altra squadra ci sono due GM, cioè, capisci che un po' mi stupisco che la gente usi le ulti a caso. Mentre, ad esempio, Mikix sappiamo che è plat con la Brig. Che poi, vabbè, magari un altro ruolo GM. Che poi, aspetta un attimo, Kyoto, scusami un attimo. Dammi un secondo. Mi è venuta in mente una cosa. Dammi un secondo. Sono cambiate le regole? Siete sicuri di essere a norma per il torneo? Ci ho pensato adesso. Se tu hai se ha due top 500 in squadra non possono partecipare. È Master 1 al massimo. Diamante 1 nel ruolo in cui state giocando e Master 1 negli altri. Vabbè, vedete voi. Vedete voi, cioè, magari IFA sa le regole meglio di me. Boh, io ho letto qua, queste sono le regole del torneo. Però magari sbaglio io, Kyoto. Chiedi, per sicurezza. Comunque, non importa. Cioè, per me potrebbero tranquillamente partecipare. Non sono io a decidere. Chiedi... Sì, purtroppo sì, Justin, ci mancano due persone. Abbiamo tank, support e DPS. Ci manca un DPS e un support. Ci manca un DPS e un support. Perché Cod si è anche tirato indietro. Vabbè, comunque, continuiamo. Allora, qua cosa hai fatto? Che mi sono già scordato. Qua dicevo, non rimanere mai AFK sul payload. Sul payload ci rimane una sola persona. A meno che il fight non sia vinto, se il fight è vinto ci vogliono tre persone sul payload. Se il fight deve ancora iniziare, prendi spazio. Anche perché qua c'è tutto il cancello che si apre, tutta l'animazione. Prendi spazio. Vai sul castello, qua ci rimane o Brigo o Weaver. Va bene, Justin. Deve essere un sub in questo canale, però. Serve un support e un DPS. Eh sì, considera che Gentia gioca support. Gli regalo la sub, vabbè. Quello che devi fare tu qua è un po' complicato in realtà. Il tuo tank dovrebbe salire le scale e liberare il top. Una cosa che puoi fare qua, se fosse una rank ti direi pushare la Ana, ma in realtà io qua non so neanche cosa stiate facendo, non so qual è l'idea del team, quindi sono un po' in difficoltà a darti un consiglio. Il tuo tank è fuori posizione. C'è la Ona qua, il Lucio qua e gli altri dove cazzo sono? Hai il Reaper top, ok. E il Torbjorn bottom.
E quello che dovete fare qua è uccidere il Torbjorn. Il Torbjorn è super fuori posizione, non ci fa un cazzo lì. Quindi qua quello che dovreste fare è il tuo tank dovrebbe, forse ci muore peraltro, comunque dovrebbe prendere l'high ground e qua quello che dovete fare voi è prendere l'high ground. Cioè proprio salire sull'high ground e sparare e contestare l'high ground a quelli che ci sono. Avrete difficoltà perché hanno un Reaper e tutto, è un Torbjorn, però è questo quello che dovrete fare, perché voi ne beneficiate molto di più di loro. Togliete l'Ana dall'high ground e tu ci rimani top, mentre gli altri stanno sul payload, o comunque a fightare sotto, e tu rimani top. Questo è quello che dovrebbe succedere qua, a prescindere dalla comp. Invece qua vediamo che succede, tu sei andato qua, hai sparato un po' il tank, va bene, comunque diciamo che la vostra comp è studiata per shotare Mauga, anche se non sono molto d'accordo sulle pick, perché per shotare Mauga vi serve Ana, però vediamo. Qua bravo, il tuo target è Torbjorn o Reaper, sono fuori posizione questi due. GM? Lui è GM, vero? GM? GM? Genti e Plat. GM Astra. Ok. Che io queste cose non le vedo neanche quando gioco a Diamond. Però va bene. Secondo me stanno trollando. O GM, forse. Boh. Queste cose io non le vedo neanche quando a Diamond. Un Reaper che fa sta cagata qua. Sì, ma a prescindere, sei GM neanche in rank della fai sta roba. Perché alzi il tipato dietro? Che senso ha quella roba lì? Boh, vabbè. Cioè, secondo me, se posso essere sincero, se hanno giocato tutte e tre le partite così, hanno trollato. E questa non è una scream, questa che sto vedendo. Allora, la ulti tu la dovresti tirare in due situazioni. Uno, quando gli altri stanno ingaggiando. Oppure due, quando sei in mezzo al fight. Ok? Se tu la tiri così, è chiaro che scappano. Sì, voleva ultare il 100%, ho capito, però. Sì, ma in Open Division ci puoi giocare anche tu, Kyoto. Ci ho giocato anch'io. Non... Cioè, se non mi dici Contenders va anche bene. In Open Division, raga, si chiama Open perché ci possono partecipare tutti. Se voi fate un team di Gold, ci potete partecipare in Open Division. No, ma a prescindere dalla mira, che non andiamo a controllare perché io non ti posso dare nessun aiuto sulla mira. Perché non è una cosa che impari se io ti do un consiglio. Sì, assolutamente, Kyoto, ci potete andare in Open Division. Vi fate un team e vi iscrivete e ci andate. A meno che non abbiano cambiato le regole, devi essere almeno Diamond, ma non... Cioè, può essere. Però still. Comunque. A parte che ce l'avete in caso. Cioè, lo siete in caso, perché tu sei Master, no? Support. Quindi in caso potreste andare. Magari non arrivate primi, ok? Perché passano ai contenders i primi due team, tipo. Però, magari arrivate 5 centesimi, però che cazzo te ne frega, cioè, potreste farlo. Allora, qua la ulti di Sojourn era così così, per il semplice motivo che non eravate in fight e soprattutto io l'avrei tirata da top. Tu hai visto due persone davanti, l'hai tirata, ma sono scappate. Master 2 con support, quindi sicuramente anche se hanno messo Diamond come limite potresti partecipare se ti trovi un team. Ripeto, ci ho partecipato anch'io, siamo arrivati 5 centesimi. Adesso ho vinto il fight, bravo, sei tornato se torni sul payload. No, ci ho sperato. Quando vinci il fight dovete stare 3 sul payload. Qua sei un po' confuso. Due sono le cose che puoi fare. O giochi sopra il castello o giochi sul payload. Rodok sta palesemente trollando andando lì. Sojourn, scusami, Sombra va bene. Lì è un po' troppo. Un po' too much. O ci state tutti qua, ci state in 4 e staggerate qui, o state sul castello. Tu, vabbè, benefici un botto a stare sul castello.
Qua non ci fai proprio niente, eh. Sì, qua ti sei fatto un po' di domande su dove saresti dovuto stare, si vede. Sì, così, non so dove cazzo mettermi. Ci sta, perché non è il tuo ruolo. E soprattutto perché i tuoi stanno giocando fuori posizione. Ecco qua. Per questo ho detto che trollava. Allora, cosa sarebbe successo? Cosa sarebbe dovuto succedere se il team nemico stesse giocando seriamente a un rank di umani? Loro raggruppano lo spawn, arrivano con la speed, Rodog è morto. Invece qua cosa succede? Anna va da sola, si fa cuore e muore. Eh, Però, cosa succede quindi? Dicevo, in un rank di umani e non di bot. Con tutto il rispetto per la squadra 1, non me ne vogliano, ma lo sapranno anche loro che non stanno giocando seriamente o che stanno facendo comunque degli errori. Rimangono qua, fanno tutti poi Lucio Speed. Vedono un hog lì. Cioè, anzi, qua speed normale, senza l'ampit up. Poi vedono una persona fuori posizione, speed, morto. Così funziona la rush. Qua c'è Rodog da solo, morto, non può sopravvivere. E il bello è, non c'è l'Ana perché è morta. Morto lo stesso Log. Qua non avete possibilità di scampo proprio perché loro hanno Mauga, che non buttate mai giù. Sono senza cure, ma vi battono lo stesso. Perché non avete il danno per buttare giù Mauga così in fretta. Quindi, qua vi speedano e vi ammazzano. Se sono un team decente, vi speedano e vi ammazzano. Già, vabbè, il Torbjorn che gioca lì, gli altri là, boh. Però, questo è quello che dovrebbe succedere in una partita normale. Vediamo come ti comporti tu a vedere il tuo tank morto. Bravo, hai fatto la cosa giusta qua, Piotr. Sei stato bravo. Hai visto che il tuo tank è morto, si è indietreggiato. Qua potete fare due cose. O fightate sul payload e morite. O committate. Potete committare con gli MP, ma vedo Emil non messo benissimo. Uh, Potete committare con gli MP e visto che non hanno Ana vincere anche. Oppure morire. Dovete decidere però cosa fare. Come sospettavo. Oh. Avete fatto una sorta di via di mezzo, non va tanto bene sta cosa. Come ha fatto Miki a uccidere Titan, scusami? What the... Io non lo so. Perché mi hai fatto vedere questa mod, Kyoto? Perché? Perché? Cioè, perché questi due... Perché questi due stanno giocando qua? Perché? Ma perché? Vabbè, sorvoliamo. Io so che subirò, per questa VOD review, subirò una shitstorm perché sto parlando male di tutti. E sicuro sono metà di... Cioè, sicuro tutta la squadra di Kyoto è italiana, quindi si... Cioè, non so come prenderanno le critiche perché non li conosco. Conosco Zephyr, ma gli altri non li conosco, quindi non so come prendono le critiche. E questi magari sono tutti italiani, verranno a dirgli, come quella volta che ho detto che Mihawk con me ha giocato male. Uguale, succederà la stessa cosa, già lo so, però... Cioè, questa cosa perché? Ma perché? Ma poi anche la tua Brig, no? Che ci fa qua? Cosa sta facendo qua? Cioè, questa cosa non ha senso né per un team né per l'altro. Devo dire la verità. Vabbè, comunque proseguiamo. Tu bravo, hai atteso qua che il tuo tank arrivasse, avete resetato. Emil è ancora un HP come l'abbiamo lasciato prima. È molto importante che lui non muoia qua. E adesso dovete fare una cosa. Che ulti avete? Avete albero più IMP. Qua sapete che loro hanno un botto di ulti, però non hanno Lucio. Quindi la cosa migliore che potete fare è IMP Early
e shottare uno di lana. Shottare lana. Poi dopo vi arrivano lava e probabilmente ulti di Reaper. Buono gli MP di Emil, non male, però siete troppo lontani. Questo è un target sbagliato. Va bene. Ok. Probabilmente Poyo non sa giocare, cioè sta provando un character che non sa giocare. Ci sta. Qua vabbè avete tradato in realtà. Siete molto in vantaggio ancora. Ehm, Qua dovete focusare o Torb o Ana. Ma vabbè, dai, stanno trollando. Cioè, il Titan sta full trollando, non ha senso. Perché? Cioè, perché c'è Reaper qua e Lucio qua? Astra l'ha monoultato alla sombra. Va bene. Va bene. Qua Miki ha commentato e sinceramente qua avreste tranquillamente potuto aspettare. Questa ulti non ha senso. Mentre allora, sapete cos'è il bello? Io vedo Kyoto che è quello che sta giocando meglio del team. Perché pur non facendo giocate incredibili, mm, non sta giocando più da team che gli altri. Di tutti, proprio di tutti i 10. Io dovrei farla vadere via a Kyoto, ma Kyoto... Cioè, io qua, al posto di Kyoto, non avrei saputo che cazzo fare. Stanno succedendo cose a caso. Cioè, io praticamente posso giocare col... Cioè, spengo il monitor e succedono più o meno queste cose, perché non... Da entrambi i lati, eh. Cioè, vabbè, allora, posso capire la ulti di Mikix qua, però tutto il resto non ha alcun senso. La ulti di Torb, Nano Torb Lava, più ulti di Reaper. Tutto questo non ha avuto alcun senso. Sì, ma a prescindere, erano in due lì sotto. Ti faccio rivedere, Kyoto. Perché ho detto che non ha senso? Perché Astral ha ultato senza guardare sotto. Guarda. Non ha neanche guardato chi c'era sotto. Guarda, lui vede solo Emil. Come fa a sapere chi cazzo c'è qua sotto, scusami? Come fa a saperlo? Lui qua ha visto solo Emil, quindi per me l'ha solo ultato. E cioè, a prescindere, poi, la Brig sarebbe sopravvissuta. C'ha lo scudo, anche senza boop, no? C'ha lo scudo. Sarebbe sopravvissuta, quindi questa è una sola ulti. E va bene. Non va male uccidere una persona con una ulti in scrim. Va bene. Il problema è quando. Questo non è neanche un fight. Sono... Che sì. Boh. Poi c'è Mix che sta facendo il tank, in pratica. Cioè, qua è un po' tutto a caso sta succedendo. Qua avreste dovuto raggruppare e poi usare la ulti di Brig tutti assieme. Capisco perché l'ha fatto, capisco, avrà pensato che era winnable, però in realtà questa ulti non serviva a nulla, no? E qua, ripeto, tu, Kyoto, sinceramente, io mi sarei più spesato di te in questa situazione. Questo è un ottimo pull. Questo pull di Zephyr ottimo vi permette di resettare. E vi dà anche un po' di armor alla Brig con questo pull, quindi è ottimo.
Vediamo cosa fate. Io qua a prendere l'high ground e sparare dall'alto. Qua devi andare top. Non so che stai facendo qua, devi andare top con loro. Loro hanno fatto la cosa giusta. Devi andare lì. Bravo. Facci però. Vai, entra in quel castello mazzo. No, Kyoto, no. No, qua devi andare... una cosa che non fai mai, Kyoto, è prendere il top. Devi andare top. Soprattutto se c'è il resto del tuo team, no? Qua non ci fai niente sotto. Oh, se questo Torbjorn non muore io mando. Ah vabbè, c'è anche il Reaper. Perché il tuo tank? Vabbè. Non lo so cosa sta succedendo. Come ha fatto il Rodog a rifinire su? Vabbè, l'avrà pullato, cioè gli avrà messo un fiore. Qua cosa ci fa Brig? Qua mi chiedo cosa... Qua hai sbagliato tu. Per la prima volta posso dire con certezza, Kyoto, che qua hai sbagliato tu. Ma tutto il vostro team non sta funzionando al momento. State tutti facendo ognuno... Cioè, sembra una ranked, no? Te ne rendi conto? State ognuno facendo quel cazzo che vuole, senza... Cioè, Beatrix sta palesemente giocando ranked. Tipo, butto giù il tank, no? Se qua fossero furbi adesso, spidi di Lucio su di te e sei morto. E qua, infatti, probabilmente sei morto. Hanno fatto la cosa giusta, ti hanno visto isolato e ti hanno pushato, no? E la team squad che avete voi si gioca unita, ok? Tutti uniti, staccati nello stesso punto, si mira allo stesso target. Avete una rush senza Lucio. O boh, una poke comunque. Vabbè, a prescindere, in Scream, l'unica comp che si divide è la dive, no? Perché giochi Ana Brig che stanno lontani, curano da lontano e gli altri jumpano. E la Brig protegge l'Ana. Ma la comp che avete voi si gioca tutti staccati. Tutti staccati e sparate allo stesso target. È molto importante. Queste due cose dovete fare. Giocare uniti, vi splittate solo se c'è un motivo del tipo sta per usare la cage, mettiamo il tank un paio di passi avanti e gli altri un po' più indietro così lo pulliamo. Oppure arriva la ulti di Reaper, giochiamo un po' più... cioè lasciamo un buco in mezzo a noi, oppure teniamo la ulti di Brig per counterare la ulti di Reaper. Comunque per il momento si vede, cioè Kyoto io non avrei nessun dubbio che il vostro team è plat. In off-roll si intende, nei ruoli che state giocando al momento si intende. Al momento tu stai giocando anche un po' più alto livello rispetto agli altri, perché io ho visto far cazzate da tutti. Il tuo pick è quello più sensato tra tutti. Um, e quindi, boh, per il momento su di te ho poco da dire, a parte che qua dovevi andare in high ground con gli altri. Vabbè, Beatrix, non lo so, sicuramente, cioè, si vede che non avete mai giocato Scream. Si vede. Soprattutto non siete come il mio duo Tiziano, che lui non ha mai giocato Scream, però si è adattato quando abbiamo giocato il torneo, no? Che avete visto. Che non aveva un limite alto di rank. Quindi sì, nel senso, si vede. Se fosse andato top allo sto... Chi? Anche i suoi erano tre. Sopra c'erano... Se vuoi te lo faccio rivedere quando intendevo. No, dopo. Guarda. Qua doveva andare top. Qua doveva andare top. Qua lui doveva andare con loro. Vedi che ci sono Lay Weaver, Brig e Rogue. Lui doveva andare qua. Questi tre sono suoi compagni. Lui è rosso. Doveva andare qua top subito. Allora, una cosa, Kyoto. Quando fate Scream, definite due... Ci sono due ruoli fondamentali. Uno, una persona
che si prenda la briga di fare lo shot caller, ok? Cosa significa shot caller? Significa che deve dire adesso facciamo questo e voi lo fate. Se avete dei dubbi lo dite subito, se c'è il tempo di dirlo, se no si fa anche se è sbagliato. È un'altra persona che fa il target caller, ok? Target caller significa che chiama chi tutti dovete sparare. Se non avete queste due figure avrete un botto di difficoltà contro altre persone che invece lo fanno, ok? Dovete allenarvi a fare queste due cose. E seconda cosa, se giocate una comp tipo Rush, tipo Poke, dovete giocare compatti. Se giocate Dive, la frontline deve stare compatta con i 2 DPS, ok? Un'altra comp che mi viene in mente che può giocare splittata è Double Sniper. Però Double Sniper non si usa più perché c'è Meta Sigma, quindi fa schifo Double Sniper se non in certe mappe, tipo Circuit Royale, roba del genere. Quindi comunque una cosa che vi aiuterà tantissimo è una persona che si prende la responsabilità di fare il show caller, tipo giochiamo questa comp, sa tutti i vostri cosa giocate, cosa non giocate, conosce le comp meglio di voi magari, dice giochiamo queste cose qua e adesso in questo momento della partita facciamo questa cosa qua. Certo, ha molto più senso. Se avessimo entrambe le cose, avrebbe molto più senso, Justin. Perché io devo vedere che call vengono fatte e tutto. Perché altrimenti mi fido di quello che mi dici tu e basta. E allora, lo shot caller non chiama solo... Cioè, qua si vede che nessuno sta seguendo... Se ci sono le call, nessuno le sta seguendo. Tipo, qua questi tre vanno da soli. E tu non te ne accorgi. Guarda, tu neanche... Cioè, li guardi un attimo e poi li ignori. Fare un momentino al Reaper e poi te ne vai. Qua dovevi andare con loro, no? Quindi qua c'è stato qualche miscommunication, si vede. Qua sono 4 dei tuoi top e tu no. Infatti qua vieni punito e ucciso, che è quello che mi aspetto da un team di Master. Ok? Che vedono una persona fuori di posizione, ti pushino e muori. Beh, succede tra un po' però. Poi qua succede un macello. Vedi qua tu ti ritrovi splittato e muori. E poi peraltro gli dai tu la possibilità di... Cioè, avresti avuto un'altra possibilità addirittura di salire sul castello. Invece continua a essere... Cioè, guarda quanto qua non t'hanno punito. Saresti potuto morire 1000 volte qua. Basta che non diciate cose bannabili da Twitch. Le bestemmie sono ammesse, ad esempio. Qua ti hanno punito un po' tardi, ma ti hanno punito, ok? Zephyr è venuto a salvarti, ma ha sbagliato, doveva lasciarti morire qua. Qua ne potete approfittare per ammazzare gli altri. Tipo Ana adesso è sola. I tuoi possono uccidere Ana. Vedi? Gli altri sono stati puniti. Qua perché non hanno giocato di squadra, dovevano venire tutti da te magari. O andare tutti dagli altri. O il Torba ha trollato, semplicemente, vediamo dove è morto. Ha trollato il Torbo, scusa. Scherzavo, era fuori posizione. Allora, qua c'è la tua Brig fuori posizione. Beatrix è morto. Qua dovete resettare. Potete fare altro che resettare. Dovete comunque resettare. Andatevene da qua. Dovete andarvene. Tornate indietro. Tornate indietro. Cioè, allora, io la cosa che non capisco è come il team avversario non vi punisca. Cioè, è impossibile questa cosa. Voi siete lì, senza tank, e vi sparano dal payload. Ma che roba è? Ma perché? Boh, qua siete estremamente fortunati. Questa scrim, te lo dico, Chiotto, se tutte le partite sono andate così, organizzate scrim contro gente internazionale. Organizzate scrim contro gente internazionale. Ci sono vari Discord per farlo.
Perché questa roba qua non vi ha insegnato assolutamente niente. Qua avete giocato una ranked. In una scrim un po' più seria vi puniscono istantaneamente. Qua siete... Cioè... a voglia, ma a voglia. A voglia. A volte anche sbagliando con l'aggressività, però... Cioè, dai. Il Luxio Loro sta trollando. Astral ha trollato più volte. Si tipa dietro di voi a caso. Lana di Sami XN è l'unico che sta giocando in una posizione mh, decente, ma neanche la migliore. Um, e per non parlare del Torb che... Oh, non l'ho mai visto in una posizione corretta il Torb. Non l'ho mai visto fare un'azione corretta. Quindi questa scrim non vi ha insegnato assolutamente niente, te lo dico io. Però apprezzo molto una cosa. Un secondo. Vedo ancora se funzionano i Discord che ho io. Ah, no, non è questo. Non è questo. No. No. Sai che li ho cancellati, cazzo. Chiedo a Google poi, ok? Chiedo a... Se lo rivedo da qualche parte, chiedo a Google. Non li ho tolti. Non facendo più scream li ho tolti. Ci sono dei Discord appositi in cui tu fai looking for scream, tale giorno, tale data, tale ora. Allora, prima di un fight, cosa dovete fare? Ciao Kiwi. Stiamo vedendo una VOD review di una scrim di Kyoto, in cui loro sono plat e i nemici a quanto pare hanno 2 GM più gli altri forse sono master, non ho capito bene. L'Ana e il Reaper sono GM a quanto pare. Però in realtà è peggio di una ranked. Face it? Non credo. Non credo Kyoto. A Balanced però, cioè... adesso lo vedi Kyoto. Allora, comunque dicevo, prima di ogni fight, lo shot caller dice, adesso facciamo questo, questo e quell'altro, ad esempio. Adesso ingaggiamo così, usiamo questa ulti, poi se non basta, chiamo che ulti usare. Oppure, se non basta, usiamo questa ulti e poi quest'altra. Ad esempio, cosa che assolutamente non dovete fare è usare la ulti di Sojourn più la ulti di Og. Allora sì, chiediglielo. Lui lo sa sicuramente, Kyoto. Chiediglielo a Google New. Questo è il motivo per cui non si usa l'Eyeweaver. Allora, il tuo tank continua a fare questa cosa. No, non devi giocare per buttare giù l'altro tank. Non si forzano questo tipo di comportamenti. Nade morto. Qua, appena slippato, il tuo Lightweaver doveva pullarlo. L'unica volta che serviva effettivamente un pull non l'ha usato. Cioè, praticamente il pull adesso lo dovete usare ogni volta che il tuo tank è viola. Lo pulli e gli togli un po' di viola. Cioè, questo, come è finito il tuo tank? Doveva succedere ogni fight. E non ho capito perché non succede. Oh, scusa, ho sbagliato. Adesso qua che non potete fare... Cioè, letteralmente se ti muore il tank non puoi fare altro che resettare. Fuori posizione Mikix. Mentre tu sei... Tu dovresti prendere di più il top. Se giochi troppo sotto, la tua posizione corretta è top. Dovreste voi andare sopra il top e sparare da lì. Poi il tuo tank tocca, sta sul payload, e voi intanto sparare da top, tutti. Tranne forse... Perché avete una comp che proprio non ha senso, non saprei neanche cosa dirvi di fare. Cioè tu andate top, liberate il top, poi il tuo tank si butta giù la break, si butta giù la sombra, e loro sparano da sotto, e tu e la Weaver state sopra tranquilli che è una Pasqua. Questo dovrebbe succedere con una comp del genere, però avete una comp talmente strana... Qui ci credo. Ci credo che è stato flammato. Sta giocando troppo per buttare il tank giù. Non c'è bisogno, avete, cazzo, 5 ulti quasi. Usatele.
Vedi, tu non puoi fare niente qua a Kyoto, sei zonato perché non hai preso il top. Se fossi stato top avresti potuto sparare a qualcuno. Questa partita, l'errore più grave è il tuo posizionamento. Il resto stai giocando meglio degli altri. Comunque troppo caos, eh. Troppo caos in entrambe le squadre. A occhio questo fight lo vincete perché la partita dura un botto, quindi... Allora, qua vedo già un'altra cosa, no? Che possono notare chiunque. Qua non avete chiamato le ulti. Allora, se usa la cage, o usi l'EMP o usi la ulti di Hog. Ok? Una delle due. Tutte e due è un po' uno spreco. Perché rischi, se usi l'EMP troppo presto, rischi di salvare il Mauga, perché non è più legato e finisce magari nella backline che lo cura. Quindi o l'uno o l'altro. Se usi l'EMP, gli rompi la ulti, va benissimo, vincete il fight probabilmente perché vengono impati gli altri. E adesso qua vi serve il focus. Tu sei troppo avanti qua. In realtà no, non sei troppo avanti, va bene. Qua tu dovresti pushare il Lucio insieme a Emil. Quell'Ana deve morire, eh. Ok. Avete vinto anche il prossimo fight. Vabbè. Vabbè, doppio. Il loro Lucy è riuscito a buttare giù Beatrix comunque. Bene. Bravo. Bravo. Hai fatto benissimo a ultare, Kyoto. Better safe than sorry. Qua non era assolutamente scontato vinceste. Non ho capito cosa ha fatto il loro tank dall'altra parte del ponte, ma... Cioè, ora capisci Kiwi? Quando ti dico balanced, cioè... Ti sembra un team questo Master barra GM? Vabbè. Cybernetics regulating. No, allora, Justin, ti dico cosa sta succedendo. Semplicemente il team avversario sta trollando. Di proposito. Non si spiega altrimenti. Cioè, io non posso giudicare una persona da queste giocate. Perché a mio parere hanno detto sì, giochiamo contro i plat, trolliamo. Questo è successo. Non accetto che può essere altrimenti. E così vanno fatto un torto a voi, però, Kyoto. Perché non vanno insegnato niente con questa scrim è totalmente inutile. Cioè, se aveste giocato una 5 stack su Overwatch, avresti imparato di più. No, Beatrix non si è suicidato, l'ha buppato Lucio. Voglio capire come, peraltro, visto che c'è. Prima. Allora. Cosa ci faceva Beatrix sopra il pelo? Cosa ci faceva sopra il pelo? Stavo insultando il loro Lucio, ma alla fine ha fatto un'ottima giocata. Cioè, questo trade è oro per loro. Questo trade qua, se non fosse morta la Ana, sarebbe oro. Ana, ripetiamo, GM, che è morta prima del fight. Vi faccio vedere come è morta l'Ana? Andiamo a vedere come è morto Sami. Qua, allora, tu hai un'Ana. Tu sei Ana. C'è il tuo tank che è morto perché è overesteso, palese. Ok? Allora, io dico, Kiwi, tu, Kiwi, tu qua, vedendo questa cosa avresti fatto? Dico a Kiwi che è master. Quest'Ana è GM, tu cosa avresti fatto qua vedendo sta cosa? Tu sei qui. Cosa fai? Io non lo dico, eh. Cosa avresti fatto qua, Kiwi, vedendo questa situazione?
Cioè, tu, Ana, è questa visuale, 5 persone davanti. Cioè, c'è una sola cosa che puoi fare qua. Non so se il kiwi c'è ancora. Se non lo dico io, c'è problema. Forse non c'è più kiwi. Questa è la Ana avversaria. Squadra blu. Sami, questo qui. Questa è la situazione. Ti è morto il tank, ti è morto il Torbjorn. E tu hai 5 avversari davanti. Che fai? Vediamo se... No, vabbè, se non te la senti di rispondere di Kyoto, di Kiwi, scusami. Non, non volevo metterti pressioni, mi sono reso conto che magari poi se dici quello che non dico io, ti senti, non lo so. Esatto. L'avete detto tutti. E l'avete detto tutti, tranne, vabbè, Justin la prima volta ha sbagliato. A dire torni nello spawn. Qua è impossibile letteralmente che ti salvi. Cioè, qua è impossibile che ti salvi. C'hanno... Cioè, contro un team normale. Quindi o ti ammazzi sul payload, muori sul payload, e va benissimo. No, aspetta. No, no, mi sto sentendo male, aspetta, avevo notato una cosa adesso. Cioè, tra quanto tempo ti arriva questo beat? Tra 10 giorni ti arriva? Sì, ha ultato. Ma guarda da quale altezza poi ha ultato. Da qua sta ultando. Da qua sta ultando! Da qua! Ma lo sanno anche a Plat! Che non devi saltare con Lucio! Non devi saltare con Lucio quando ulti. Lo sanno anche... Niente, niente. Odiato da tutta la community di Overwatch domani. Va bene. Va bene. Comunque la soluzione è quella che avete detto. Qua non puoi fare niente, e dico niente, se non andare a morire sul payload oppure buttarti di sotto. Che è quello che avete detto tutti. Cioè, non siete GM, ma qua sicuramente non puoi sperare di tornare allo spawn. Invece guardate cosa fa lui. Tira uno sleep, va bene. E poi dice me ne torno allo spawn. Cosa vuoi che succeda quando fai una cosa così? Guarda un po', c'è una sombra. Staggerato. Questo si chiama staggerare, quindi il fight dopo. Il fight dopo. Che succede? Il fight dopo... il team nemico è senza Ana e perde per questo. Cioè, raga, io queste cose non le vedo in rank da Diamond. Cioè, la Ana che staggra sì la vedo in rank da Diamond, ma in Scream non deve esistere. Cioè, io non ci credo che questa roba è una Scream GM. Cioè, non è possibile, stanno trollando, dai. Vabbè, allora, diciamo così, Kiwi. Lui voleva tirare, allora a mio parere Titan voleva tirare il beat per salvare il tank. Però non lo puoi tirare saltando 10 km in alto. Ma che roba è? E come minimo, aspetta, magari aveva anche la cura invece che la speed, vediamo. Magari aveva anche la cura. Ah, almeno aveva la speed. Però vabbè. Vabbè. Non lo so, vabbè. Comunque qua hanno staggerato, vabbè. Prendete il punto, va bene. Torniamo da Kyoto. Oh no. Ah sì, Kyoto qua aveva ultato per finire il fight. E ho detto, secondo me è corretto. Secondo me questa ulti
anche se leggermente forse troppo, va benissimo Kyoto, perché tu hai avuto paura che il fight non finisse. Vediamo qua com'è la situazione, c'è un Reaper. Il vostro Beatrix è morto, quindi siete 4v3. No, v2, in realtà. Però loro hanno il tank, no? Vabbè, a parte che non ho idea di cosa stia facendo qua il loro tank. Va bene ultare qua, secondo me, perché... Cioè, a parte che il tank era di là... no, ritratto quello che ho detto, non dovevi ultare qui. Allora, se il tank fosse stato sul payload, Kyoto, te l'avrei approvata questa. Rivedendolo, il tank non era sul payload, però. Praticamente eravate 4 contro un Reaper. Quindi un po' troppo la ulti. Un po' troppo la ulti. Però... Better safe than sorry. Mi sono sbagliato io. No, ma a prescindere, Kyoto, cioè non c'entra se giocare spesso assieme oppure no. Loro stanno trollando. Non c'è altro modo di definire il loro gameplay se non troll o bronze. Uno dei due. Ma siccome sappiamo che non sono bronze, stanno trollando di proposito. Stanno facendo cose a caso perché vi stanno sottovalutando. O perché non vogliono giocare seriamente. Cioè, questa cosa che sto vedendo da questo team qua non esiste neanche se giochi in rank da Diamond. Tipo Ana adesso che esce dallo spawn e va già qua. Prima che inizi il fight. Sta trollando. Soprattutto sapendo che c'è una sombra, capito? Poi vabbè, si è salvata grazie al cielo perché Lucy è andata a salvarla, però... Si aspetta lo spawn tutti insieme e poi si esce tutti insieme dallo spawn in una scream. O comunque inizi a muoverti verso quella direzione quando il tank sta spawnando, non prima. Ma cosa sta facendo? Raga, cosa sta facendo Poio? Ma cosa sta facendo? Cosa ci fa qua? Perché è qua Poio? No, ma Kyoto non è colpa vostra, è colpa loro. Ma cosa sta facendo Poio? Ma cosa... Vabbè, io non lo so, vabbè. Ve lo faccio rivedere per capire. Ecco cosa stavo pensando nella mia testa. Zero spazio time. Uno di quei game che non vinci mai. Zero spazio time. È uno di quei game che non vinci mai. Zero spazio time. È uno di quei game. Zero spazio time. Che non vinci mai. Cavolo là. Qua quello che è successo, cioè non c'è poco da analizzare, ok? Ah, GM5 support, vabbè, sta giocando tank. Sta giocando tank. Ok, ma erano fuori ruolo anche gli altri, Kyoto? Erano fuori ruolo anche gli altri? Perché voi, ok, siete fuori ruolo. Ah, scusa, io questo non l'avevo capito. Si vede. Si vede tutto. Si vede, cioè, si vede, ok? Anche se io faccio giocare il tank a Tizi, non la fa... Vabbè, Tizi non è gold tank, per carità, però... Ma, Lora, di loro, chi c'era in ruolo? Chi stava giocando nel ruolo corretto di loro? Qualcuno? Cioè, tipo... Sami Isen stava giocando nel suo ruolo ed era GM?
Titan era nel suo ruolo? E gli altri due? Astral e Sniper? Era solo il tank fuori ruolo? Per capire, eh? Perché allora va... Sì, magari non lo gioca, Kiwi. Ha nessuno in ruolo. E allora è un altro conto, ci sta che gli state stompando. Questo è un altro tipo di analisi. Allora devo chiedergli scusa a loro. Devo chiedere scusa al team 1 a questo punto. Io avevo capito che loro erano GM ma nel ruolo giusto. Avevo capito che loro erano GM nel ruolo giusto. E allora grazie che fanno le cazzate, ci sta. Anche se io dubito che Titan non stia trollando di proposito, perché anche se non è il suo ruolo, Lucio, penso che lo sappia come funziona Lucio. E quindi non vai a flankare con Lucio in una scrim. Penso, però. Magari è Silver, Lucio, che ne so. Ciao Elias. Sinceramente, Kyoto, questa scriva ha poco senso di esistere. Sì, dovevano allenarsi per il torneo che c'è il 16 gennaio, ma questa scrima, come gliel'ho detto dall'inizio, Kiwi, non ha senso. Perché o stanno trollando, gli altri non sanno giocare. Quindi gli ho dato dei consigli all'inizio, ovvero che la loro comp non ha senso, che la giocano anche male, oltre a non aver senso, ovvero, cioè, in una scrim ti aspetti che giochino tutti staccati, no? Se Kyoto soprattutto mi ha detto, abbiamo visto come gioca il Saudi Arabia, abbiamo visto come giocano Overwatch League, voi non giocate nella stessa posizione che giocano loro, no? Al terzo game loro come hanno giocato? Hanno giocato nella loro ruolo? Che cazzo sta succedendo? Che cazzo sta succedendo? Non sto capendo cosa sta succedendo. Va bene. Qua sei fuori posizione, Kyoto. Scusami, eh. Allora, Beatrix ha messo Winston. Quindi... Aspetta. Perché avete questa comp? Scusami, Kyoto. Che senso ha questa comp? Cioè, Beatrix, come spera di essere curato? Posso chiederlo? No, in realtà no, Kiwi. Quello che dici tu ha senso non guardare come giocano Overwatch League e nazionali se giochi ranked. Non ha senso. Ma questa è una scrim. Quindi sì, ha senso vedere dove si posizionano, che pick usano, eccetera, eccetera. Invece sì. E allora aveva più senso guardare quel game, perché qua... Lo guardiamo magari un altro giorno. Questo game proprio non ha... Comunque qua sei fuori posizione, Kyoto. Cioè, tu sei davanti a 5 persone. Il Winston qua cosa sta facendo esattamente non si sa. E infatti è morto. Cioè, allora, già una cosa, no? A prescindere da dove era Beatrix. Come spera Beatrix di essere curato? Come spera Beatrix di essere curato? Uno. Due, perché avete preso queste cose? Cosa vuol dire? Cosa mi significa Lucio Brig? Ma a prescindere, come lo curi Sigma con Lucio Brig? Come lo curi? Come fa a sopravvivere? E di là stanno trollando, cioè... Ilari... Vabbè. Ilari su Kiriko, vabbè. Kiriko ok, ma Ilari... Vabbè. Sì, sì, era qua a sinistra. Era dove c'è il mini nel tunnel, nello stanzino. Però, a prescindere da questo... Cioè, questa coppia support... No. Con Sigma soprattutto, no, 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 no. Cioè, non va bene, sta cosa. E qua c'è almeno Live Weaver ci vuole.
A parte che, ripeto, quello che ho detto prima, Brig non ha senso nelle due comp che avete fatto. Che Brig Lucio... No, questa cosa no. Sì, questa partita sembra di vedere una partita boh. Cioè, le partite che ho visto di Justin l'altro giorno a Gold avevano molto più senso di questa. Ho visto meno errori. Cioè, a livello di comp, magari nelle partite di Justin ci sono gli stessi errori. Però a livello proprio di positioning e di cose che succedono. Qua sei fuori posizione. Cioè, allora, una cosa che devi evitare col DPS assolutamente, Kyoto, è stare sul punto dove c'è il tank. Tu giocatele sempre high ground e lascia andare al tank. Il tank deve contestare, non tu. Se il tank muore, poi decidete chi contesta. Sicuramente tu non sei il primo a contestare e neanche il Bastion. In ordine dovrebbero essere a contestare Monkey, Brick, Lucio, tu e poi Bastion. In ordine, nella comp che avete. Qua sei proprio ultra fuori posizione, ma mi sento di dire, non è colpa tua, Kyoto, che siete fuori posizione. Cioè, la vostra comp completamente non ha senso, stanno succedendo cose, loro vi hanno rushato, non so come senza Lucio, ma vi hanno rushato, e tu ti sei trovato lì, in sostanza. Aspetta. Che cazzo è successo? Ok, qua. Questo jump non ha senso. Non so cosa stia facendo Beatrix qua, ma ha jumpato il Mauga con Winston. Ha jumpato Mauga con Winston. Quando c'erano Kiriko e Ilari qua. Magari ha jumpato da... Era morto e ha jumpato da fuori? Ah, ok, allora ok. Allora ok, giustificato. Tu quando vedi questa cosa qua, da qua a Kyoto, tu vedi questa cosa, sai che praticamente il fight è perso. Hai due scelte. Qua suicidarti no perché siete in difesa, non in attacco. Quindi suicidarti no. Ti puoi nascondere però. A meno che non sai che sei morto, allora a quel punto muori il prima possibile. Qua con Sojourn fai questa cosa qui. Ti tieni il dash e vai qua. Invece tu sei rimasto lì, no? A sparare. Cioè, allora, qua c'è un casino tale che non sembra neanche una scream, no? Guarda, c'è il tuo Lucio qua. Monkey con te qua, che sei nella posizione corretta. Il loro tank qua. E gli altri due sono morti, immagino Bastion stia tornando. Sì, sta tornando di là. E Mickey è morto, ok. Quindi adesso quello che dovete fare è o focusate Sami, cosa sbagliata, o Astra. In questo caso bravi a aver piccato Titan. Avete fatto una dive, tu e il Winston. Adesso dovete piccare Astra. Che è l'Ash, che è letteralmente un paletto. Vediamo cosa fate. Qua non dovevi girarti. Astral è morto? No. Il tuo tank ha jumpato di nuovo. Vediamo un po'. Rivediamo tutto. Ok. Ha jumpato forse per contestare. E qua Beatrix deve jumpare l'Ash. E l'ha fatto. No, non l'ha fatto. È morto.
Vabbè. Un po' di casino. Ma io vedo che comunque i pick non li cambiate, comunque Kyoto, eh. Che sì, avete cambiato il Winston, ma... Che questa coppia support non ha alcun senso. Winston è... cioè, i tank diver sono i tank più difficili per chi non gioca tank. O comunque per chi è basso livello col tank. Perché è letteralmente difficile sapere come comportarsi. Comunque, diciamo che Winston contro Mauga praticamente non puoi giocarlo. È impossibile giocarlo. Ti spacca il culo, ti spacca Mauga. Comunque vediamo un po' che altro succede. Ma... No. Scusami, eh. Fuori posizione. Fuori posizione. Cioè, cosa sta facendo? Beatrix. Qua ha staggerato un botto morendo lì, eh. Lui gioca solo ball. Ma no, gioca anche Junker Queen, mi hai detto prima. Piuttosto gioca Junker Queen. Ma vedi, cioè, questa cosa, a prescindere da cosa gioca, cosa ci faceva lì? Quando giochi Scream, dovete uscire assieme dallo spawn. Assieme. Kyoto, assieme. Non esiste che il tank vada solo. Perché una Scream un po' più seria vi spaccano, vi pushano tutti insieme e vi ammazzano. Tu bravo, almeno tieni l'high ground. Però qua non hai notato che c'hai una Kiriko a destra. Prima dovete liberare l'high. Prima di guardare chi c'è sul payload, che è praticamente ininfluente, dovete guardare l'high ground. Dovete prima liberare l'high ground. Quindi qua, cioè, proprio stai ignorando la Kiriko che c'hai a destra. E infatti, cioè, guarda, c'è anche un Ash qua. Io non avevo sentito. Ah, la Kiriko è sotto, in realtà. Ok, quello che dovete fare è liberare l'high ground e giocare qua. Qua. L'high ground totale. Oppure addirittura qua potete giocare. Addirittura. Però dovete prendere, cioè dovete assicurarvi che non ci sia nessuno di loro high ground. Prima lo liberate. E anzi, vi dirò, Beatrix è morto, dovreste aspettarlo. Perché adesso che succede? Se loro sono furbi, vi pushano col tank sopra e vi ammazzano. Se sono furbi, vediamo che succede. Tu continui a guardare il payload, è la cosa meno influente qua. Bravo Emil, che ha piccato la Astra. The breeze brings relief. Perché Kiriko si è girata a sinistra? Ora capisci perché sono scioccato basito? Vabbè, comunque qua avete in qualche modo reggruppato. Avete in qualche modo reggruppato. Ma... Fair play di Zephyr che ha detto, vabbè, lui è caduto, ho caduto anch'io. Classic Ranked Kiriko. Questa cosa non ha senso. Comunque, quello che dovete fare voi è giocare tutti assieme. Zephyr è di nuovo morto. Ah, e c'è Samin che è andato top e ha iniziato a fare pick.
Io qua avrei ultato. Qua avrei ultato. Non più. Non serve più. Minchia, è pericolosissimo quel cazzo di Junkrat lì. Vabbè, ulti sprecata, anche morta. No, 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 pazzi! No! Perché? Perché pushate dopo che è morto? No! Cosa a caso? Cioè, gli avversari hanno deciso di fare combo Kiriko Junkrat, non si sa per quale motivo. Allora, pushando lì vi siete suicidati, il vostro tank è morto, si è suicidato, e a quel punto dovevate rimanere high ground, o addirittura tornare indietro. Sparavate dall'high ground finché è possibile, poi come vi stavano ingaggiando, siccome in high ground non hanno una dive, non vi puniscono, quindi non hanno neanche un lussio, a quel punto, come vedete che stanno entrando nel castello, ve ne andate. O a seconda di dove vanno, decidete dove... Non stando la Kiriko, sì, a volte non si sente. Sì, ma stavano per perdere, per quello hanno usato tutto, Justin. Hanno usato tutto perché il loro tank stava per morire. Ti faccio vedere quanta vita aveva il loro tank. Ah, è morto proprio. È morto il loro tank, vedi? Hanno dovuto usare molta roba perché è morto. Rischiavano di perdere il fight qua. Quindi hanno usato tutto, almeno hanno vinto. Diciamo che sì, la mira comunque io non la valuta mai Kiwi perché non è una cosa che io posso insegnare. Cioè, nel senso, al massimo se ti vedo mirare per terra ti dico no, mira un po' più in alto, però per il resto non... Poi Kyoto è anche, cioè, usa anche Kiriko, quindi mm, cioè, il fatto di mirare la testa ce l'ha e lo fa anche con gli altri PG. E quello che sbaglia è il decision making, come hai detto tu, sì. Tipo qua non dovevate ingaggiare assolutamente, dovevate stare lì, il vostro tank ormai si era suicidato e sparavate da top. Poi oppure ve ne andavate proprio a recuperare il tank. Un'altra cosa, cioè, in Ranked, quando voi giocate Ranked, non raggruppate, perché qua non lo state facendo. In Scream, se due persone pushano da sole, vengono instant eliminate, cioè non esiste. Non esiste, raga. Non esiste questa cosa. In Scream vengono instant eliminate le persone che si splittano così. Cioè questi due in Scream vengono instant eliminati. Perché non raggruppate, Kyoto? Raggruppate sempre, uscite dallo spawn tutti insieme. Perché se fate sta cosa qua, questa cosa qua la potete fare solo se dovete toccare, se dovete toccare il punto e state per perdere. Solo in quel caso. Quindi, no, no. Questo è vostro o è loro? È Lanzo. Mi sa che è Mil questo, mi sa. No, non è Emil, è Titan. Che ha la Sonic per quello che è. Qua io, sinceramente, Kyoto, al posto tuo, sarei stato spaesato allo stesso modo. Sinceramente. Perché i tuoi stanno giocando a caso. Tu invece sei lì che dici, ma che cazzo devo fare? E sinceramente anch'io sarei così. E quindi non stai né facendo qualcosa di decisivo, ma neanche cagate, ok? E infatti è stato punito il tuo tank. L'hanno pushato ed è morto. E adesso voi avete fatto la stessa cosa che ha fatto Sami prima. Adesso siete costretti a giocare senza tank. L'ultimo fight del secondo punto. Avreste avuto tutto il tempo di raggruppare e invece no.
Non ho capito come cazzo avete fatto a vincere. Non ho mica capito come avete vinto. We can't let them keep pushing. Stop that payload. Ilari qua non ci fa un cazzo. Allora, loro cosa devono fare? Dire, oh, c'è questo fuori posizione, andiamo tutti top. Chirico si doveva attivare top, mollare il payload, uccidere il tank, poi giocare sul payload. Questo dovevano fare i tuoi nemici. Qua Zephyr giustamente è morto perché era col tank, presumo. Ah no, è morto qua. È sfortunato allora, I guess. Molto sfortunato, vabbè, non è colpa sua. Era la briga col tank, quindi. Qua il tuo tank è morto. Il tuo tank è morto da una trappola, vabbè, sarebbe morto a prescindere, perché la trappola non fa tanto danno. Questi due sono fuori posizione dei nemici, ecco come avete vinto. Qua sicuramente ci muore Titan. Il Junkrat è morto da Brig. E quindi qua siete 3v3. E 1000 è morto da Astra. Ma voi avete una cosa importante che si chiama Spawn Advantage, ok? Il vostro spawn è più vicino degli altri. E quindi qua vincete per questo motivo. Perché chiaramente gli altri hanno trollato. Poi ha deciso che tu non eri... Poi ha deciso che potevi vivere. Ha detto, ma focussiamo un Achilleo che è impossibile da killare. Poi di nuovo cambia idea, dopo ti rifocussa. Qua non si sa come sei sopravvissuto. Intanto Astral muore perché viene focussato. E vincete il fight. Vincete il fight solo perché avete lo spawn advantage. Quella trappola dovevi distruggerla perché adesso ci finisci dentro. Ah, invece no. Qua Zephyr sta pushando... Ok. Qua Miki sta pushando troppo. Allora, qua avete un problema. Se uno di loro prende tipo... Sombra, fanno C9. Ecco, Emil... Qua perché vi state... Allora... Potete pushare lo spawn, se volete, Kyoto, ma dovete farlo tutti insieme. Non esiste che... Come cazzo è morto il tuo Emil? Cioè, non esiste questa cosa qua. Questa cosa qua non esiste che tu pushi da solo il loro spawn. È chiaro che poi ti pushano in 2-3 e ti ammazzano. Sì, assolutamente, devi fare destra e sinistra e non saltare. Quello che dice Kiwi, corretto. Ma lo fai già, vedi? Lo fa già a destra e sinistra. Vedi che lo sta facendo a destra e sinistra, non è che non lo fa. Lo fa un po' male, però lo fa. Bravissimo. Bravissimo che hai deciso di andare indietro e non qua. Perché qua rischiavi che ti arrivava il resto del team. Bravo. Ottima scelta. Bella la ulti di Zephyr, devo dire. Spero avesse visto quelli dentro il castello per averla tirata, però mi piace. Discutibile il rally, ma va bene. Totalmente no senso la ulti invece di Titan. Per questo motivo non era ben senso. Beatrix di nuovo trolla. Beatrix doveva rimanere qua. Mi sento di dire che non hai sbagliato. Hai tradato, va bene. Hitting the ground running. 60 seconds remaining. We got him where we want him. Dodge this. Sensei with Mickey. Efficient design at work.
Non so neanche cosa dire qua. Io al posto tuo non... Cioè, allora io vorrei tanto dire... Io vorrei tanto dire... Dovevi fare questo o quest'altro, ma non lo so cosa dovevi fare qua. Stanno succedendo talmente tante cose a caso che non ho idea. Ma dove va? Dove cazzo va? Adesso mi puoi spiegare cioè, perché ha fatto questo? Ma, non, cioè, ma è peggio di una rank sta cosa. I'm on a roll. Non può fare un cazzo, infatti. I'm on a roll. Vabbè, abbiamo detto che è fuori ruolo, ci sta. Vai, tradato, va bene, abbiamo detto. Qua cosa a caso. Beatrix ha deciso di voler dare una possibilità agli avversari di cappare il secondo punto, quindi si suicida. Anche Junkrat ha deciso per par condicio di suicidarsi. Chi è quell'altro? Moira sta per suicidarsi. Incredibile, hanno raggruppato almeno in 3. Moira è morta, infatti. Bravo, è la prima volta, Kyoto, che prendi l'Aegron. Boh. Vabbè. Qua devi ultare. Devi ultare. Beh, non hai cure però. Good to see you. This ends now. Vai, questa gliela abboniamo. È stato bravo Miki. È stato bravo Miki qua, dai. Qua gliela abboniamo. Good to see you. Vabbè, diciamo, allora, Kyoto, questa partita è stata completamente inutile la mia food review. E anche la vostra partita, devo dire. Non è una scream, è, come ha detto, guarda, per citare Justin, Cacciara. Non so neanche cosa dirti. Se vuoi, domani o la prossima volta mi fai vedere quella non bunny di cui hai parlato, in cui tu dici abbiamo giocato con la testa e gli altri hanno giocato in ruolo, ma questa, cioè io sinceramente neanche la ricarico su YouTube, non insegna niente a voi e niente agli altri. Cioè, semplicemente tutti fanno cose a caso e poi finisce la partita a un certo punto, quando delle persone fanno cose meno a caso degli altri. Non saprei in che altro modo commentarla sta partita. Ma magari un deathmatch, almeno vedresti degli 1v1, invece no, c'erano boh, cose. Per il resto, vabbè. Cioè, piccoli consigli di team ve li ho dati all'inizio. Giocate delle comp sensate, Kyoto, quando andate
quando andate effettivamente a giocare Scream. Non giocate... Questa è la... Non giocate comp che non hanno senso. Questo da pad? Questo o questa? Mm. Vi mando da Drayden. Vi mando da Drayden, ragazzi, e vi auguro buonanotte. Non lo organizzo io, Kiwi. Lo organizza Overwatch Italia e funziona così. Chiunque può giocare, purché il ruolo secondario... Rain potreste giocarlo, Kyoto, se giocate Rush, ma a quel punto giocate Junker Queen che Beatrix e Zoco la usa. Comunque, Kiwi, per quanto riguarda il torneo, funziona così. È organizzato da Overwatch Italia e chiunque sia sub al mio canale può far parte del mio team. Sì, no, è questo, è questo. Chiunque sia sub al mio canale può far parte del mio team, che al momento è composto da 3 persone: Best Mino, Justin, Zero, che è qua in chat, e Gentia, che è il mio mod, che non penso ci sia ancora in chat. Um, o se c'è, minchia, mi spiace Gentia. Comunque, queste 3 persone al momento cercano un DPS e un support. Però il rank massimo per giocare il torneo è Diamond 1 col ruolo in cui si partecipa e Master 1 con gli off-roll. Se ti interessa, abbiamo 2 posti. Un support e un DPS. Ma support non lo puoi giocare perché sei almeno Master, giusto? Se vuoi giocare DPS c'è posto. Allora puoi giocare se vuoi. Se vuoi. Se no. Dimmi te, in caso ti metto in lista. E il bello è che se dovessi venire tu ce ne manca solo uno che può essere... Ti aggreghi, ok. Ti scrivo. Allora, me lo segno così non ci dimentichiamo. C'ho il comando, come vedi nel titolo, che dice chi c'è. Uh, torneo. Allora, abbiamo Kiwi DPS. Support. Flex support. DPS. Tank. Ok. Vediamo se me l'ha aggiornato. Ci manca solo o DPS o support. Una persona sola ci manca. No, termine iscrizione, sì, è corretto. Ok, questo è il comando. Potete essere da console, da PC, è uguale. E niente, a questo punto vi mando da Drayden. Vedi tu Kyoto, c'è da chiedere... Chiedi a IFA di chiedere nel Discord se possono partecipare. Se ho capito bene io. Perché poi magari li escludi, Kyoto, poi magari li escludete e ho capito male io il regolamento. Però una te la trovo facile, intendi White Mamba? Poi, una cosa aggiuntiva. Sì, sì, intendo perché hai detto una. Ah, di persona, ok. Comunque, una cosa aggiuntiva che io vi offro personalmente a chi, a chi farà parte del mio team è coaching tutti i giorni che potete, tutti i giorni che potete. Praticamente voi giocherete ranked oppure vi trovo io delle scrim, ok? Una delle 2 cose. E io farò da coach.
Vi dirò, fate questo, fate quest'altro. E vi organizzo io tutte le cose. Questo è quello che offro io per la mia squadra. Open Division quando le giocano? Bella domanda. Non lo so, sai. Sì, però devi avere un team, Kyoto. Non ti filano loro, devi partecipare assieme a un team. Qua c'è tutto quello che c'è da sapere. In quella pagina che ti ho mandato. Probabilmente una cosa, Kyoto. Probabilmente stanno cambiando tutte le cose. E può essere che non facciano più Open Division. Come non fanno più Overwatch League. Perché stanno cambiando tutte le cose. Come hai visto, hanno annullato la Overwatch League. Può essere che faranno un torneo che si chiama in modo diverso, eh. Può essere. Vedremo. Ancora non ho notizie, comunque. Ultimamente mi sono un po' disinteressato. Detto questo, raga, vi mando da Drayden che devo assolutamente dormire. Mi spiace, Kyoto. Devo assolutamente dormire. Buonanotte a tutti, ragazzi. Ma perché non lo trovo? Mi dice nessun risultato. Mm. Wait a second. Wait a second, non lo trovo. Mi dice nessun risultato. Interessante. Ma come nessun risultato? L'ho copiato e incollato dal suo nome. Ma dai. No, non lo trova? Vabbè, vi mando a qualcun altro. Mando a Darbleu. Darbleu, dai. Mi spiace, Drayden, non ti trova. A posto. Notte a tutti, ragazzi. Ciao ciao.